Buonasera a tutti, Atalanta Oscuri Vienati di queste terre selvagge. Siamo a 28 minuti dal developer livestream update per quanto riguarda il nostro amato Diablo 4. Campfire chat con quelli della zona e governance dello sviluppo per quanto riguarda il game design e tutto il resto. Ciao Tiziano, buonasera. Fatemi scrivere un po' in chat. Buonasera a todos. Benvenuti, benvenuti. Questa schermata ce la porteremo per 27 minuti, forse anche un po' troppo. Però magari cogliamo l'occasione per farci 4 chiacchiere. Buonasera a Teggio. Qual buon vento. Attiviamo la luce qui accanto a me. Atmosfera, grazie. Come state? Cosa vi aspettate da questo live stream? Ci siamo, oggi è importante seguire insieme questo evento con voi della community e chissà, magari qualcuno da fuori, curioso, è interessato a quello che facciamo. Io aspetto te, la Series X arriva settimana prossima. Bomba nucleare questa. Attenzione. Il twist di Peppe, incredibile. Peppe twist. Mettiamoci rosso sul rosso perché fa chic, come diceva qualcuno. Allora, ciao Riccardo, benvenuto anche a te, il caro Riccardo. Questa sera non c'è joypad, non c'è niente a cui noi dobbiamo rendere conto. Ciao Ciccio, benvenuto anche a te. Non mi aspetto nulla, dice Joe. Volevo una classe nuova per farmi tornare un po' la voglia. Ma chissà quante season bisognerà aspettare ancora. Te lo dico subito, bisognerà aspettare la nuova espansione, la prima vera espansione di Diablo 4, per vedere il ritorno o la genesi di una nuova classe. Scusa per i miliardi di messaggi vocali, stai tranquillo, piano piano poi me li sento. Ti risponderò domani, ovviamente. Oggi sono arrivato al boss della fabbrica di Venedi. Ciao, io bene, tanti auguri. Dai forte amico mio. Joe, per una nuova classe arrivano con l'espansione, per forza. Non se la giocano con le season la nuova classe. Forse potrebbero introdurre un tema, no? Il tema magari del divino, se vogliono fare un personaggio divino. Nelle varie season, dico, magari introducono qualcos'altro per farci avere fame di informazioni. Io avevo capito che facevano un qualcosa come Immortal, ma a quanto pare no, non capisco cosa. Io Immortal l'ho skippato completamente. Non era proprio nelle mie corde quel giochillo, quindi non so di che cosa stai parlando. Cos'è successo a Immortal? Ah sì, perché hanno introdotto la nuova classe, sì, è vero, il Blood Knight, il Cavaliere del Sangue. No, non sarà così. Quello è un gioco per mobile, che già di per sé è una bestemmia, però per quanto riguarda il mondo di Diablo. Drago Gaming, buonasera anche a te, non ti vedo da un anno, calcola. Sei morto e risorto.
Io sto benissimo. Tu come stai invece? Fammi avere tue notizie, non ti vedo più da un botto di tempo. Alla classe nuova su Diablo Immortal riferita alle abilità vampiresche. Potrebbe essere un riferimento anche a questo Diablo? Non credo. Qui siamo su un'altra quest line. Bella la fabbrica, per me è stata un'epifania. A me invece mi ha fatto abbastanza cagare. Se lo rapporto con tutto il resto che abbiamo visto. Però insomma, lì parliamo sempre di gusti. Ogni gusto è un gusto. Viandanti belli, vi ricordo sempre di mettere un like alla live e al video se lo vedete in differita, ma penso che l'avrete già fatto, spero. Ricordo a tutti voi e anche ai posteri che si registreranno al canale che siamo vicini praticamente a un passo dai 900. Poi dai 900 c'è da fare un ulteriore piccolo passo per arrivare ai 1000. Quindi se volete supportare i contenuti di questa community, se volete supportare questo Vichingone gigantesco, non potete fare altro che continuare a seguire i miei contenuti, magari consigliarli a qualcuno, fare endorsement o segnalare questa community a qualcuno che potrebbe piacere, anzitutto. Si sta tanto bene qui ultimamente. Sono stato un po' incasinato, ma tutto bene. Sono stato assente perché sto valutando seriamente di riprendere con il mio canale. Beh, ti auguro di riprenderlo e di fare grandi cose. Assolutamente. Fai sempre bene a riprendere. Non avresti mai dovuto smettere, però, insomma, la vita è la vita. C'è un motivo molto personale, dice Riccardo, per me. Quella è la fabbrica e l'hanno fatta uguale alla fabbrica dove è stato girato Pinocchio di Benigni, nella mia città. Brividi. Urca! Che notizia da super insider che ci dai. Straordinario. Davvero? Ricostruita 1-1? Beh, super bomba allora. Chiave a tubo. Sono contento che abbiano fatto anche questo tributo, bello, bisognerebbe dirlo. Non mi esimerò dal dirlo. Grazie Riccardo. Chiave a tubo più manico della sciabola del burattino, ottima combo. Andatevi a vedere che arma indosso che sto usando adesso. Proprio gli ultimi minuti dell'ultimo VOD live. Andatevela a vedere. Io da mezzanotte gioco ad Assassin's Creed Mirage. Ottimo. Non vedo l'ora che mi dai dei feedback. Io il brand l'ho abbandonato da tempo. Ho detto che ci ritorni in futuro, però non è proprio... Faceva parte della mia giovinezza quel brand. Adesso sono completamente su altri lidi. Cioè preferirei rimanere sui miei lidi e non cominciare a fare il generalista che devo portare assolutamente tutto quanto. Anche perché ho visto che portare quello che ti piace, che ti fa risuonare, è molto meglio che portare tutto quanto. Certo che mi devi dire com'è. Assolutamente. Allora, tutti aspettano mezzanotte per qualcosa quest'oggi. Io aspetto le coperte, invece. Guarda un po'. No, vediamo. Ovviamente non ho fatto in tempo a preparare la cena, quindi appena finirà
questo campfire mi darò. Scapperò via, mangerò e poi chissà. Poi chissà. Risata diabolica in background. Poi aspetto il 17 per Diablo e poi dal 20 Spider-Man a Google. Bene, vado subito. Mi sono sentito scarso con quella tua risata sotto la barba. Vai Ciccio, vai a vedere, vai. Purtroppo quell'arma che sto usando te la dovrai guadagnare col sudore delle mani. Chi era presente ieri lo saprà sicuramente. Piccole anticipazioni sul canale se volete, oppure parliamo direttamente di quello che mi aspetto io di Diablo. Possiamo anche discutere di quello che non va attualmente. Ditemi un po' voi, siamo in totale just chatting. Piccolo check, sentite bene la mia voce e sentite anche la musica in sottofondo dello stream, fatemi sapere subito, se no devo correre ai ripari. Insomma, rispondetemi a queste due cose, dai. 19:43, 16 minuti. Nel frattempo io lancio un dado. Ah, non funziona. Peccato. Peccato, non funziona. Però potrei farlo funzionare, aspettate un attimo. Che è molto divertente. Vediamo un po'. Eccolo qui. Ok. Gestiremo tutto col dado da oggi in poi. Per le domande risposta A e B. Ho visto l'arma, voglio sapere tutto. Sono andato direttamente alla fine per non farmi spoiler. Però in privato per favore dimmi tu. No. No. Devi vedere tutta la live, devi soffrire insieme a me. No pain, no gain. Ecco Babs, ciao mia cara. Indiscrezioni su quello che potrebbero dire? Non so nulla, adesso ci arriviamo. Io sto usando il bastone elettrico e la combo manico falce e lama della salamandra, che trovo ottimo per dove sono. Ognuno trova ottimo la sua cosa. Io ho cambiato... Quante build avrò cambiato, ragazzi, in live? 3, 4, 5 volte? Vi dico solo una cosa. No, che vicino alla cattedrale. Stiamo un'era avanti dalla cattedrale. Cavolo Joe, certo che c'è posto pure su Discord. Lo dico sempre, fatemi fare un piccolo endorsement al canale. Allora, poi arrivo alla tua domanda, Barbara. Arrivati a 500 iscritti, ho voluto regalare il canale Discord alla nostra community, ok? Un canale dove si poteva e si può attualmente parlare di Diablo, organizzarci le giocate per gli appassionati, insomma. In quel periodo Diablo stava sfondando bene, era un ottimo gioco, i contenuti del canale stavano andando bene. Appena ho dingato 500 iscritti mi è venuta la voglia di creare qualcosa da dare a voi. Quindi c'è quel video, c'è il video della Gilda in canale dove parlo appunto proprio di questa cosa. La Gilda si chiama Arcandel, ma troverai sicuramente il video abbastanza in fretta, Gio.
Altrimenti, piuttosto che vederti il video, piuttosto romantico, vai a una delle descrizioni negli ultimi video che ho postato e lì ci sarà il link per entrare in Discord. Il clan attualmente è ancora aperto alle iscrizioni, si chiama Arcandel, però ecco, per trovarlo bene ti consiglio di vedere il video, tanto dura poco, pochi minuti. E si viaggia. Questo è stato il mio regalo verso la community. Ovviamente poi il Discord viene usato per chiacchierare, dirci delle cose, appuntamenti, postare dei link, parlare di quello che ci viene. Però ovviamente, visto che il canale si allarga a livello di contenuti, non posso fermarmi solamente a Diablo, visto che comunque sta andando malino. Il canale Discord servirà anche per parlare puramente e semplicemente del gaming, ovviamente magari dei titoli che sto portando in canale, fare nuove conoscenze e parlare direttamente one to one con gli altri della community, stringere amicizie nuove. Bella storia. Allora, indiscrezioni su quello che potranno dire. Allora, di base so dalla descrizione del video loro che parleranno, cara Barbara, di vampirismo, poteri vampirici, diranno come funzioneranno questi poteri nell'economia della seconda stagione. Penso non ci spoileranno tutto qua, spoilereranno tutto quanto, però ci faranno un bel insight su che cosa vuol dire avere poteri vampirici. E penso ci daranno un piccolo accenno alla storia, la cui protagonista è questa Demon Hunter alla ricerca e alla caccia di questi vampiri che stanno misteriosamente apparendo in Sanctuarium. Penso ci faranno un'introduzione a chi sia lei, cosa fa e perché è qui. Chiaramente il Demon Hunter è un personaggio che proviene direttamente da Diablo 3, quindi ci sarà un bel tuffo nel passato. Poi penso che rifaranno un recappone sulle novità per quanto riguarda lo stash, l'inventario, faranno vedere le funzionalità dell'inventario, diranno come funziona l'inventario per le gemme, magari ci daranno qualche insight su ciao Emanuele Ceripa o Ceripa, benvenuto in community. Prima volta che ti vedo? Mi sbaglio? Certo che rimane. Qui non siamo su Twitch. Piccola stoccata. Fida la diretta la lasci su YouTube? Ovviamente sì. Forse la rivedi più tardi? Certo che la rivedi più tardi. Puoi rivederla quando vuoi. Io voglio il tuo numero per mandarti le whatsappate. Fantastico, Gio. Poi non penso ci diranno quali saranno i boss che incontreremo. Penso che ci diranno invece quali saranno i boss adibiti al farmaggio specifico. Ok. Questo per andare incontro un po' alla voglia dei giocatori di farmare un determinato tipo di contenuto, sperando che quel tipo di drop arrivi. Questo hanno detto che sarà sviluppato all'interno della patch della stagione 2. Avremo delle zone bersagliabili di farming per degli oggetti. Quali sono questi oggetti? Non si sa. Tranquillo Emanuele, assolutamente. Anzi,
Se sei nuovo della community ti invito ad iscriverti, lasciare un like alla live, che fai tanto bene alla nostra causa e ci aiuti a crescere. Durerà penso un paio di orette, Emanuele, quindi neanche troppo tosta da rivedere. Gio ha mandato la richiesta, loggerò tra oggi e domani per accettarti, chiaramente. Poi che altro? Non penso che diranno nient'altro oltre a questa roba qui, se non ancora degli approfondimenti sulle feature, tipo no, diranno per esempio che dalla stagione 2 qualsiasi personaggio appunto di stagione oppure eterno avrà sbloccato le ricompense, la mappa, gli altari di Lilith, si ritroverà tutto quanto pronto per essere usato nella stagione 2. Ergo, se tu hai giocato solo Diablo con i tuoi immortali, insomma Diablo Vanilla, e hai sbloccato tutto, all'apertura della stagione 2 ti ritroverai un personaggio di livello 1 con tutto quanto sbloccato. Ovviamente i punti Paragon che ti regalano le ricompense non li prendi al livello 1, devi arrivare prima al 50. Una volta che arriverai al 50 avrai la possibilità di utilizzare subito tutti i poteri, i punti Paragon che sei riuscito a prendere con le ricompense. Quindi penso saranno una ventina di punti, non mi ricordo esattamente. Spero che facciano qualcosa di buono ed espandano sto endgame, se no Vichingo la droppo season 2 e ci vediamo alla 3, sarà uguale. Non avere aspettative alte, Peppe, ci saranno boss da farmare. Già il fatto che hanno targetizzato i determinati boss per determinati oggetti, già quello è una grande novità. Che un po' è anche quello che mancava, no? Grazie a te, Barbara, ma tanto mi sarò sicuramente perso qualcosa per strada. Fammi ripensare. Ah, sì, sempre riguardante il forziere, forse introdurranno, ci faranno vedere questo famoso search, che attualmente non c'è, che non è nient'altro che un motore di ricerca all'interno degli inventari di Diablo. Ok. Quindi presumo che nel nostro forziere a Kyovashad, oltre a tutto quello che abbiamo, avremo una linea di testo, attenzione. Questo? Ci siamo, eh? Ciao Kenshiro, buonasera. Occulto è eterno. With a new quest line, events to play as you drive back the vampiric horde, unholy vampiric powers to wield, and new Il search lo mettono in questa season. Players will need to harness the enemy's own blood magic against them to end this new evil before it's too late. Vediamo se Diablo 4, riesco a mettere i sottotitoli. In season 2, the people of Sanctuary have a new danger to face. Non ci sono. Invasion by an army of vampires. This shadowy Ci siamo, l'introduzione. Ditemi se devo alzare il volume del... begun abducting innocent citizens to use in their dark rituals. everyone's lives are at risk, including your own. delle voci loro. Players are going to uncover a plot led by a new ancient vampire named Lord Zir, who's awoken recently. I vampiri si sono risvegliati, nella season 2 ci sarà la quest dei vampiri. It was inhabited by the firstborn children of Inarius and Lilith, who are known as the Ancients. But because of Inarius' actions, the Ancients had their powers drawn away from them. But some among them were not strictly subject to a true death. Zir and his cohort were banished to Alcuni sleep for vampiri non eternity moriranno in the del city of the tutto, ancients, dicono. but due to the events of Diablo 4, the city began to awake, with dire consequences for the humans living on the surface above. During the events of Season 2, the player is going to contract a vampiric curse, but they're not under Lord Zir's control. Contrarremo una malattia vampiresca. We'll Maledizione. encounter a variety of new characters this season, including a band of vampire hunters, one with a particularly shadowy past.
La banda dei vampiri. Kill as many as you can. Eris is a professional vampire hunter. She's crossed and recrossed the wilds of Sanctuary, putting an end to the undead since long before the events of Diablo. Ciao Giovanni. I need to go off to the magistrate and you're going to have to come along. Eris is played by actor Gemma Chan. It's exciting Grande to see more Gemma film and Chan. television actors lending their talents to the video game world. Gemma brings a wealth of experience to the table from a wide variety of roles. She was a great choice to breathe life into Voice the actor. character of a world-weary but determined vampire hunter with a lot of emotional complexity. That's a bite mark. You're changing, aren't you? No, from the depth of that wound, you should have already. She is strong. She's compassionate towards others, but she's also forte, witnessed a lot of compassionevole. horror in her life, so she's pretty emotionally guarded and stubborn Guidata and dalle fixed in emozioni. her worldview. Ci Well, piace you're going molto. to change. I'm sorry, but whatever's preventing your cravings won't last forever. It never does. She realizes that the player character has these vampire traits, which makes him a useful tool, but potentially a disposable one. This is Una volta che contrarremo la maledizione vampirica, praticamente lei ci potrà usare come One of the tool per core seasonal combatterli. mechanics for this season are vampiric powers. Vampiric powers can be acquired by Ecco i defeating poteri blood vampirici. seekers and minions of Lord Zir in order to acquire potent blood, which allows you to unlock or upgrade vampiric powers. When you collect all of these various powers, they have costs, which are going to be detailed as part of the pack system. So armor pieces that you collect during the course of the season are going to have these packs associated with them. And there are three types of packs, and you can use the boons they provide in order to fuel the blood seals for various vampiric powers. You can combine the power of different blood seals in the Sanguine Circle, so long as you have the appropriate combination of packs in order to power them. One thing we've really tried hard to do is to provide powers that enhance every build so that there's no one right way to play when pursuing that vampire fantasy. There's one in particular that I like where as the player dashes, they turn to a cloud of bats, and they'll curse creatures they pass through along the way. As you kill those creatures, you're going to actually steal their souls. Ok, fondamentalmente mentre uccideremo i vampiri loro dropperanno del sangue. Noi raccogliendo questo sangue potremo andare a sbloccare dei poteri vampirici sistemati su una tabella che noi vedremo nell'inventario. Ognuno di questi poteri vampirici impatterà con le nostre skill. Lord Zir's Nuovo army is evento, pushing across collezione Sanctuary del in an event sangue. called the Blood Harvest, Sentiamo. which will always be active somewhere on the map, but will change locations in a cyclical way. Blood harvests Come are le maree large-scale infernali, open-world cambia di events posto where questo vampires evento. overwhelmed an area in the hopes of enslaving the populace, Verrà infestato da harvesting their vampiri. blood, and siring Ok. more vampires. Players will venture into these areas to rescue prisoners, stop sinister rituals. In queste aree ci saranno delle sub-quest, Of course, they'll ovviamente. be rewarded for their efforts with a variety of new items, as well as the potent blood that fuels their vampiric powers. I boss di Season endgame 2, nuovi, Season of Blood, is gonna be attenzione. adding 5 new returning endgame bosses for players to engage with 5 once they get into World Tiers boss 3 che and 4. ritornano un po' Players dal will passato earn e the un po' di materials to nuovi. summon these bosses by completing Whispers and by completing Helltide events. We have some new enemies with powerful elemental attacks, giving Nuovi players more reason mostri to con seek out and potenti equip gear that attacchi enhances their elementali. resistances. What sets these new endgame bosses apart is that they offer a new way to farm uniques. So if there's a build Un nuovo defining modo unique you're per after, farmare gli you'll be unici, able to i nuovi target farm boss. specific bosses. And our most challenging boss that we're going to be adding as part of Season 2 is also going to have an opportunity to drop extremely rare unique items that players have been hunting for. Extremely rare items. Alcuni di We're questi also going to be boss adding some quality of life updates in Season 2. First of dropperanno which is we're going to be taking our gem system and making so when oggetti gems drop to the estremamente player, rari. you're actually collecting materials. They're going to be stored differently. Ok, They're not gonna go modifica into la your qualità della inventory the vita. same way. Alla That no- alleviates some of the concerns modifiche about per la inventory nostra space players have pazienza. talked about before. As long as you finish the prologue, you can now choose to skip the rest of the campaign. Si and potrà dive straight into the business, skippare okay? la campagna If you quando fai previously un unlocked a mount in Diablo 4, it will be immediately nuovo available to personaggio. use when you begin your journey through the Season of Blood. And we've made it so that renown rewards persist through seasons, so that the reward is now account bound. As we do with every new season, we'll be adding a new season journey and a new battle pass filled with new, like vampiric. Ogni stagione c'è il nuovo Battle Pass, questo lo sapevamo. Adesso vi hanno detto le cose delle ricompense sui nuovi personaggi. Un po' quello che vi avevo già detto io. Updating unique powers and items, reviewing legendary aspects for different classes. Hanno rivisto i poteri leggendari e gli affissi di alcuni oggetti leggendari. One of the most exciting things for me Hanno about working on sistemato seasons delle is cose. that, Vediamo come. Sanctuary is a big place and there's a lot going on. The primevals and the angelic forces are still very much in play, but I think players are going to enjoy seeing some more human scale
dramas play out. No, noi vogliamo vedere i primi maligni, non il dramma umano. Ma che cosa stai dicendo? Niente, non ce la fanno proprio, ce la possono fare. Niente primi maligni ancora. Vabbè, se ne parlerà più avanti. Hey guys, how's it going? Long time no see. Welcome to another Eccoci alla chat. update live stream for Diablo 4. Fondamentalmente hanno confermato tutto quello che vi ho detto io. For Diablo, I'm joined by our wonderful panel here. Some familiar faces, one new face. Feel free to introduce yourselves, you guys. Già mi sembra un rimacino di Season 1. Speriamo di no, dai. I'm Antonio Watson, Associate Dungeon Designer for Joe Shelley, uno importante, quello che dovremmo ascoltare meglio. And I know E anche you guys Antonio. actually just saw an early Antonio look Joe at importante. Season 2, Season of Blood. Community lead with that, Adam Fletcher, video quello che before si the actual live prende il stream fango in kicked off. faccia. I do want to start off, before we kick off into this conversation, Yeah. there is going to be an emergency alert if you live in the US at 11:20 on every single mobile device. So you may actually see us look at our phones or our watches, or you might hear it at home if you live in the US. So if you do hear a weird noise or something, we've tried throwing everyone's phones out the room, but it still might happen. So it's a good time check, though. Sempre Lets ascoltare me Joe. know that it's 11:20, which is really funny. But we do have a lot to... Vabbè, adesso fondamentalmente ci sarà la chat. 11:20 Pacific. Sorry, we live in California, and so that is the Qui si time parlerà zone di tutta la kind of roba che abbiamo so visto nel based off your trailer. time zone. That is in Approfondiranno, spero. 17 minutes, everyone. Vediamo un po'. But, Comunque dietro I did wanna give that la heads statua è up to Mephisto. everyone that Scusatemi, è Ball when quello you lì hear a weird dietro. noise at home, Uno dei primi that's what it maligni. is. It's a test. If you Chissà live in perché è the lì. US, if you live in the C'è US. sempre. But we do Quello have a lot to talk sembrerebbe about here. Tyrael, We quell'altro. do want to talk about Season 2, of course, with Season of Blood. And go through all L'agenda, ciò che c'è in gameplay programma. mechanics, a little bit about the story, L'overview some della of the Stagione del Sangue. new elements that are coming with this Parleranno season, degli since we're update now sulla qualità della coming nostra close to Season of pazienza, Blood, which is coming out on October 17th. annunci e And of novità, course, e poi ci Season sarà of the Malignant will also be ending on il October 17th, so Q&A, it'll be question and a answer, domande e risposte season transition, dalla for community. players, between Forse la both cosa più seasons. interessante. And then we have a bunch of gameplay Forse. updates and quality of life updates to actually go through, a ton. Like this, we Non lo expect faccio di professione il traduttore, quindi metteteci anche un po' del vostro, per cortesia. Non riesco a tradurre tutto quanto. And then we have some news and Ci provo. announcements to make regarding Diablo 4 towards the end. And of course, we have our Q&A, which we'll be taking questions from Twitch chat. And then I know we actually have some questions from the forums, because we had started a forum thread earlier this week, or late last week. Regarding the Record totale, siamo 13 in live. Un altro record per il canale è stato stabilito. A little bit about Season 2. So, wanna jump straight into it? Let's dive in. So, I know that we just watched the video together where we talked about. Se siete nuovi, mi raccomando, iscrizione al canale, che siamo vicini a In 900. Season 2, the players are going to be confronting a new villain who's begun to surface throughout Sanctuary. A character named Lord Zir, this ancient vampire who's awoken recently and begun to gather all of these vampiric cultists and other followers to his banner in effort to kind of overtake Sanctuary and achieve his own aims across the world. Now, while the player is progressing through the season, they're going to meet a new character named Eris, who I think we have. Eris. So, you're going to meet Eris during the course of the season. Il nostro nuovo personaggio che ci accompagnerà in questa nuova avventura sulla maledizione dei vampiri. Like the past few weeks and months. Trying to hunt them down and try to Ripeto, è stato detto che noi verremo maledetti dal vampirismo e diventeremo un'arma. E lei, mandata su Sanctuary per cacciare vampiri, non se lo fa scappare questo evento. They're going to be able to resist some of the effects of Lord Zir's influence. Instead, gain all of those same powers without those detriments that are holding back. Hanno detto che sistemeranno vulnerabilità, attacco critico, tante altre cose. Non mi ricordo esattamente, però dovrebbero parlarne. Danni da sopraffazione che attualmente funzionano un po' male. Resistenze, sperando. Sì. This interesting new character that you'll be able to work with as you're kind of following the quest line of the season.
della questline noi andremo in giro con questa cacciatrice di vampiri. Aiuteremo nella sua quest. Yeah, so we have new dungeons that are a part of the quest line. Ci sono nuovi dungeon che faranno parte della quest line. There's a really cool dungeon at the end when you are going to li ha chiamati very cool dungeon, dungeon molto divertenti. Staremo a vedere. You will be revisiting some old places that are a bit different now. Rivisiteremo vecchi posti, tipo? Yeah. So I think we're seeing some of the dungeons. Roba che c'era in Diablo 2. So the new dungeons in the quest line are pretty cool, particularly that finale that you called out. Sono pretty cool i nuovi dungeon. Questo che ci stanno facendo vedere è esattamente uno uguale a quello che già stavamo facendo. Non è che cambia molto. No spoiler per noi, però questo sembra assolutamente un dungeon generico. Chiaramente il rogue. Chissà perché. For Sanctuary as all of this is going on. So that's kind of like the high level of what's happening in the world. Basically, Lord Zir and his army of vampiric cultists are trying to take everything over. Lord Zero con il suo culto dei vampiri vorrà prendere il controllo di Sanctuary e noi lo dovremo impedire. Proprio una quest proprio semplice. So we talk about the fantasy of the season is that the player is basically becoming part vampire during the course of their Parliamo del modo in cui noi diventeremo in parte vampiro nella campagna. Questi sono i poteri vampirici, eccoli qua. So what we see here is our vampiric power user interface. Questi sono i nostri poteri vampirici. Si intravede un pentacolo comunque. So throughout the season, players are going to be able to acquire up to 22 vampiric powers as they play. Potremmo collezionare 22 poteri vampirici durante la campagna. With Wellington Hearts, we had a lot of very class-specific hearts baked in. Alcuni poteri sono class specifici per alcune classi. So that there's just more combinations and things for players to select from and play with as they're thinking about their build. Per ogni potere c'è un costo di attivazione, ovviamente. Poi questi ce li studiamo con calma. And each of them have a pact cost. Well, I will talk about a little bit more in just a moment. But you see these pact costs listed at the bottom. Players need to acquire certain armor pieces that have these packs associated with them in order to fuel these. Dovremmo farmare questi oggetti per guadagnare il costo di attivazione. Attualmente non so che oggetti siano. Un esempio di potere vampirico è questo. Their evade allows them to turn to like a cloud of bats, and it also makes them unstoppable for a few seconds after they use it at the same time. Aspetta, perché un mago lancia cadaveri? Perché un necromante ha il teleport? Oppure, aspetta, non sto capendo. You get to steal their souls and bind them to you for a short period of time, up to 8 of them at a time. And then, when you choose to use a defensive ability on your character, you unleash all of these souls. As you can see here, these missiles, like these spirit missiles that fly out and hit lots of different creatures. Ah, questi sono poteri derivati dal potere vampirico. Poteri che si attivano sotto determinate circostanze, per esempio usando un potere difensivo. Come in questo momento che si fa nova di ghiaccio, che è un potere difensivo, si attiva anche il potere vampirico. And then many other powers. We talked about, like, there was an overpower power we showed before. There's another one here that is more focused on channeling skills. Yeah, here it is. Ci saranno poteri basati sul channeling, ossia tenendo premuto un pulsante. Ho capito, ci metti 2 ore a ammazzare due stupidi esseri? Già mi fa schifo questa abilità. Il raggio di questa cosa è ridicolo. È piccolo così. Yeah, I think, one of the things that's cool about the vampiric, that I like about the vampiric curse is that there are a few different things that can trigger it and a few different ways to key off it. And so a lot of these vampiric powers have interactions with that curse. It kind of forms a unifying thread. Qui dice che alcuni di questi poteri vampirici avranno delle interazioni con il nostro status di maledetto dal sangue.
So the next thing I want to talk about was actually how you're able to fuel your vampiric powers, those packs I talked about before. Come facciamo adesso a dare benzina a questi nuovi poteri vampirici? The armor pieces that players are collecting are going to have a set number of packs associated with them. So you see here on the items themselves, like they all have these small symbols off on the left-hand side, or underneath them, or rather. And these represent the various packs that players can collect of the 3 different types to fuel all the vampiric powers they can collect. Because ultimately, you want to gather all your vampiric powers, you want to level them all up to level 3 to make them as strong as you can get them, and then you want to make poteri vampirici si possono upgradeare fino al livello 3, ma per attivarli abbiamo bisogno di questi patti. Per esempio questo è un patto della ferocità, che non so se vengono droppati o li dovremmo craftare con determinati materiali, ancora non l'ho capito, però come vedete sugli oggetti ci sono degli oggetti che sono influenzati da questi patti. Se vedete l'icona per esempio, per dirvi degli stivali, vedete che ci sono 2 teschi sotto. Quello significa che su quell'oggetto sono stati applicati 2 patti che riguardano questo elemento del teschio. As you're progressing through, you can get more of these packs, and you have a lot more control over your ultimate pack loadout on your items as you collect more and more of these consumables that you can use to kind of modify and update your items. Ad questo pacco della divinità tu all'elmo, i patti si possono applicare sugli oggetti dell'inventario. Ci clicchi sopra e lo incanti. Okay. Molto semplice. So that is that's kind of like the very high level. We'll talk more about about like other things you'll be doing to gain those vampiric powers. We get to some of the other sections of I patti che andremo a usare per incattare gli oggetti saranno i patti che ci sbloccheranno poi i poteri vampirici. Nuovi mostri, vampiri. We have here our shadow vampires. These guys are not your typical flavor of vampires. Non è il tipico vampiro, questo è uno Shadow Vampire. Questo è un Revenant ancora più ignorante, che già di base il Revenant è un vampiro. Paired with these guys, we also have our blood skeletons. These guys are kind of similar to regular blood skeletons, sembrano proprio dei mostri con le ossa di sangue create dal sangue, pipistrelli, sacerdoti. Yeah, they have like a little more area denial baked into their kits, right? Ciao Flavia. Ciao. Yeah, you definitely want to watch where you step, like when you're engaging with these guys. Yeah. And the vampires have like these cool things where they occasionally Ciao, drop Krios. these like giant like heart-like lumps on the ground, and sometimes they'll be able to trigger shields. Il cool è così, la presa per il cool, identico ad altre. Sembra uguale alle cose di cuori, solo che non si mettono negli amuleti. Vedremo. Non è propriamente così, ma ho detto prima, questi patti che raccogliamo servono per incattare i nostri oggetti. Una volta che incantiamo i nostri oggetti, garantiremo l'accesso a dei poteri vampirici per quello che è il costo di attivazione del potere vampirico. Eccolo il boss della stagione. Non particolarmente pauroso, come ho già detto in un'altra situazione. So Bloodseekers are really cool. So Bloodseekers are a new idea in season 2, and the concept here is that like as the player has been is sort of protected a little bit by Lilith's blood in this way, that they're not able to be controlled by Lord Zir after they contract vampirism under his in his forces. Queste sono le armature della stagione, out there that don't have that same level of protection. You've gone out there non mi piacciono tantissimo. Trying to stop the vampiric advances. And they have fallen victim to the questa del barbaro niente male. Fammi vedere quella del negromante. Now you've got vampiric sorceresses, you've got vampiric barbarians, you've got these bloodseekers out there looking to kill you, the player. Ah no, questi sono... You'll be dealing with enemy rogues, you'll be dealing with enemy druids and necromancers as you're playing, and dealing with their specific... Ci saranno, oltre ai nemici che abbiamo già visto, dei nemici a tema proprio uguali al nostro personaggio, alle classi di Diablo che incontreremo
in giro per il mondo, ossia oltre ai vampiri, agli scheletri del sangue e ai Revenant, incontreremo anche questi barbari, questi necromanti, questi incantatori, questi rogue, questi druidi, uccisi e diventati vampiri, che hanno, presumo, attacchi e abilità che esistono nella classe, ossia noi ci dovremo rapportare ad un attacco necromantico come se fosse un attacco da PvP, insomma. But you can also find them in dungeons and stuff too, right? Yeah, so you can see them in the overworld, but they will also invade you in dungeons. Perché quelli sono degli eroi caduti, vittime del vampirismo e rinati come vampiri. Come se fossero eroi di Sanctuarium caduti, ce li ritroviamo davanti, vampiri però. Ovviamente li governerà l'intelligenza artificiale, veramente personaggi che controllano altri. So then, I guess next thing is, finally it's time to talk about Blood Harvest. Yeah, okay. So I mentioned before that Lord Cos'è il Blood Harvest? È questa area bluastra. Starting right at level 1, you'll find that Lord Zir's minions have taken over broad swaths of the 5 zones in Sanctuary. Che non è nient'altro che lo stesso meccanismo delle maree infernali. Trying to like drain the blood from a variety of different people. È uguale, solamente a tema vampiresco. Non ci saranno le ceste. Cosa succede? There we go. Now everyone gets to experience this together. And my phone as well. So è partita la sveglia del cellulare a uno di questi, ma si può. Lord Zir's armies like marching across Sanctuary, taking people hostage, taking them prisoner, draining them of blood. And just causing general havoc in these areas where there's sì, queste aree che sono colpite da questo Blood Harvest, diciamo, queste aree che vengono vampirizzate, una delle quest che potremo trovare al suo interno sono quelle di salvare delle anime innocenti intrappolate da questi vampiri. Molto generic, insomma ci saranno delle quest da fare all'interno di quest'area. Ci saranno maree infernali e maree vampiresche, mettiamola così. Con tutto sto rosso mi stanno facendo male negli occhi, lo so. Ma è così, è il flavor di questa serata. La sirena antisismica, mi sa. Mi sa che hanno dei problemi con dei terremoti ultimamente là da quelle parti, l'hanno detto all'inizio della live. And one of the cool things about this is that these materials that you're collecting, these currencies that you need to kind of like do some of these activities, these don't disappear at the end of a blood harvest. So as you collect them, they stay with you from that point forward. So there's not limited progress in that way. Le cose che farmeremo all'interno di quest'area ci rimarranno, ci accompagneranno per sempre e non spariranno come per la marea infernale. Non so cosa ci potremo fare, non ho capito bene con questi materiali che raccoglieremo. Questo cos'è? Le bacheche diventano veramente bacheche. Bello questo mi piace. Bello, ci sono le quest da prendere sulle bacheche che prevedono la caccia dei vampiri con tanto di reward leggendari. Non so se si refresheranno day by day o rimarranno lì finché non li finisci tutti. Questo è figo, Come per le maree infernali, nel Blood Harvest, che è questa zona nuova vampiresca, ci saranno livelli più alti se lo giocherai ovviamente in Tier 4. La marea vampiresca a livello 2 avrà un determinato tipo di difficoltà, mentre la marea Blood Harvest a Tier 4 sarà molto più complicato e più duro da portare. Parliamo degli endgame bosses adesso, molto interessante, qui stiamo molto a sentire.
you're right that first and foremost, this is content we're adding to the Eternal Realm as well as the Seasonal Realm from this point forward. Yes. We're continuing to add more activities like this as time goes on. But there's actually, I think I have a handy dandy chart, a very designery chart to help players understand kind of what we're talking about here. So what you see here is the way that we kind of look at the content progression of Diablo 4, the way the players are. Questa secondo loro come sarebbe il progressing per tutti i personaggi di Diablo 4. Pre-season and season 1. So yeah, you can think of it in that way. Quello che avevano previsto sarebbe successo. Dal livello 1.50, dal 50 a 70, secondo loro i giocatori dovrebbero fare questa roba qui. Sì, è figa la bacheca, molto figa. And then eventually get into World Tier 4, now getting your ancestral items, e questo è quello che loro avevano previsto che sarebbe successo dal 71 al 100. Queste sarebbero le attività che loro avevano pensato per questo livello. Poi alla fine non è successo granché. Ci siamo tutti un po' rotti le scatole arrivati al livello 70-80. Fare eco di Lilith è impossibile. Le Helltide si fanno tranquilli. Queste sono le attività per Diablo 4 Vaniglia, ok? Adesso vediamo il nuovo progresso. Ok, questo è il content progression della stagione 1. Ciò che è cambiato è che dal 50 al 70 ci potevamo farmare gli eco di Varshan e uccidere Grigoir, il santo galvanico. Ok, poi loro prevedevano che dal 71 al 100 la gente continuava a fare gli echi di Varshan. La bestia nel ghiaccio, non so assolutamente che cosa sia. Ah no, aspetta, questo è il nuovo Season of Blood. Ok, scusate, ve lo spiego. Questo è il content progression della Season 2. Da 50 al 70 ci sarà ancora Varshan, verrà tenuto. Poi nel 50 al 70 la marea infernale ci metterà di fronte Grigoir, il santo galvanico, di nuovo, sarà un nuovo boss. Dal 71 al 100, attraverso i sussurri dell'albero, penso potremo fare l'eco di Varshan. L'eco di Varshan ci porterà ad una nuova boss fight contro Duriel, che l'avevamo incontrato nella campagna principale ma non si poteva più farmare perché era un boss che andava via. Così, che non è un primo maligno, però è comunque un qualcuno di molto importante in termini di lore, una vecchia gloria. Poi avremo nei Nightmare Dungeon dal 21 al 100 potremo incontrare la bestia nel ghiaccio, non so chi sia, ma sarà un nuovo boss. Nelle maree infernali potremo di nuovo incontrare il Grigor, che anche lui ci porterà a una fight contro Duriel. L'eco di Lilith rimarrà lì e le eventi legioni e il World Bosses ci porteranno un nuovo boss mondiale, penso, chiamato Lord Zir. Questa è la progression in quanto boss fight. Cioè, in teoria l'endgame dovrebbe essere questa roba qua. L'eco di Varshan, la bestia nel ghiaccio, Grigoir, Duriel e Lord Zir, oltre a tutte le altre attività che già stiamo facendo. Spero di essere stato chiaro. Spero, che è difficile pure parlare con loro sotto. So now we're talking about World Tier 4 for a second. So you got World Tier 4. Echo Varshan is now still available for you to fight in World Tier 4, where he drops ancestral versions of those same unique items. And the Galvanic Saint is also available for players to fight to get ancestral versions of those unique items. So those are still there. Additionally, when you kill Varshan and when you kill the Galvanic Saint, lo dice adesso, quando uccidi Varshan e Grigoir, summoning components that you need in order to summon Duriel, King of Maggots.
Ok, quando uccidi Egor di Varshan e Grigor, loro dropperanno dei materiali per far evocare Duriel. Ecco il modo in cui sarà evocato. Quindi dovremo farmare Grigor e Varshan per farmare i pezzi per combattere poi Duriel. Che, ripeto, non è un primo maligno. Quando inseriranno i primi maligni, che dovremo fare? Dovremmo uccidere tutti i boss per droppare un pezzo? Non so, se questa è la direzione, mi sembra un po' così. Alla fine un demone minore Duriel, se lo trovavi tranquillo in Diablo 2 non dovevi fare niente. Se era già un primo maligno potevo capire. La bestia nel ghiaccio è il nuovo boss. Nightmare dungeons higher than tier 30. So tier 31 plus nightmare dungeons, level 85-ish monsters and so on from there. As you fight and complete these nightmare dungeons, there's parla di nemici dall'85 in poi. Quindi tier 31. Nightmare dungeon key that explicitly brings you to the Beast and Ice's lair. So that is the way that you're able to summon forth the beasts in ice and fight them in combat to get their special loot. Ok, alcuni di questi dungeon che avranno il tema del ghiaccio potete trovare dentro la bestia nel ghiaccio. With the season is we talked about Lord Zir already. While you will be able to confront like a story version of Lord Zir as you go through the quest line in World Tiers 1 and 2, there is a much more difficult, challenging version of Lord Zir that you'll fight in World Tier 4. Lord Zir avrà una complessità maggiore combattendolo in tier 4. Lord Zir molto semplicemente penso sia il principe dei vampiri, il lord dei vampiri. As you kill world bosses, yeah, I know, really am. As you kill world bosses in World Tier 4 and as you complete Legion events in World Tier 4, you'll be able to gather these materials forward and bring them to go and summon Lord Zir. Bene, anche qui c'è la stessa meccanica di Duriel. Per evocare Lord Zero dovremmo farmare i boss mondiali e fare gli eventi legione, quindi diventerà fondamentale fare i boss e gli eventi legione per farmare. Ecco, ci stanno facendo vedere. Eccolo Duriel. Wow. Eccoli qua, la bestia del ghiaccio, Duriel a destra e Lord Zir a sinistra. Eccoli qui. La bestia del ghiaccio sembra una rivisitazione di Diablo. Somiglia molto. Lord Zir mi piace un botto. Duriel è sempre Duriel. Per fare questi boss, questi 3 boss nuovi, dobbiamo collezionare degli oggetti per evocarli. Ma ne abbiamo già parlato. Però, una ripetizione. Vi dico quello che stanno dicendo loro. Finalmente possiamo tradare. Ok. La roba che dropperanno gli eventi per evocare questi mostri si potranno scambiare. Quindi, mettiamo caso, giochiamo in 5 persone. La gilda comincia a macinare materiali per evocare, ce li potremo scambiare. Cosa ti manca a te? Dammi quello, io ti do quest'altro pezzo che manca a te. Ci possiamo scambiare e possiamo andare a fare il boss insieme. Molto interessante. Finalmente qualcosa da tradare veramente utile. Sarebbe stato veramente un dito oscuro, mettiamolo così. Servono 4 pezzi, io ne ho 2 e altre copie di questi 2. Peppe o Barbaro o Fly hanno gli altri 2 pezzi, ce li scambiamo come le figurine. Che ti manca? Dammi quello, completi quello che serve per evocare la bestia e la si va a fare. Questo già è un qualcosa, un passo avanti. Questo è già un passo avanti. Assolutamente un passo avanti. Sta parlando degli Uber Unique. Chi è che droppa gli Uber Unique? Season for and going forward, because again this is in Eternal Realm and this is in every season going forward, and we'll be adding more to it. That's right. And I know a lot of people have been asking about like unique items and are there going to be like any future changes for unique items? And I just want to note, like, because we
we had been talking about the stream on October 10th, where that stream, where we just have a lot to talk about today, so we're actually splitting up the streams. But on October 10th, we're talking more about class balance changes. We're also talking about il 10 ottobre parleranno degli update dei cambiamenti alle classi e diranno, ci faranno vedere come stanno facendo questo update alle leggendarie che attualmente abbiamo. Big things to actually kind of hunt for players. Campfire Chat ha confermato il 10 ottobre, dove si parlerà degli items e delle classi. Of course, we're also going to be talking about, resistances more on the 10th with Adam Jackson, and si parlerà delle resistenze. Like I know we have like crit, vulnerable, and overpower damage. That's also l'overpower damage, la vulnerabilità, i danni critici. Parleranno di tutta questa roba il 10 ottobre. Non oggi. We got to hear a little bit about the bosses here. Now we do want to talk about some of the gameplay updates and some changes that are coming to Diablo 4, which is a huge list that we actually gameplay changes. L'overview della Season of Blood è finita. Adesso parleremo dei cambiamenti al gameplay, verso l'inventario e tutto il resto. We can kind of get through all of them for sure. Li update alla qualità della vita. And I do want to preface, a lot of this is based off of things we've heard within the community. Scrolls of Escape adesso viene consumata se un player in modalità hardcore si disconnette mentre è in combattimento, teleportandolo in un posto sicuro. Molti hanno rosicato con l'hardcore perché gli si disconnetteva il personaggio e poi moriva terribilmente. Adesso, quando ci sarà una disconnessione, lo Scrolls of Escape si attiverà automaticamente e ti riporterà nella città più vicina. Così, se ti si disconnette il player hardcore, non l'hai più perso e lo salverai. Speriamo. And these when we say eternal and seasonal, we mean that these are going to persist. Speriamo funzioni. Persist beyond season 2. That's correct. Yeah, these bosses aren't going to go away at the end of the season. We want to add more things for players to do once they get into these World Tier 3 and 4 content tiers. There's more updates we want to make to existing content types. We'll talk about. Ci sarà un botto di roba da fare per World 3 and 4, il Tier 4 e il Tier 3. As they get into World Tier 4, especially as they're thinking about level 100, especially, making sure there's more fun things for players. Ok, ci stanno già rifacendo vedere quello che vi ho spiegato adesso. Let's talk about Scrolls of Escape. It's been a little while coming, but Scrolls of A Escape Little While, finalmente ce l'avete fatta. Che è a Little While? Avete perso miliardi di giocatori hardcore per questa stronzata. This is a consumable item. È un item consumabile, quindi probabilmente o lo crafterai in un gioco hardcore, o lo crafterai o lo comprerai. Lo devi sempre avere in inventario nel caso ti si disconnettesse il gioco, altrimenti se non ce l'hai poi veramente sei veramente un idiota tu. Ecco, mettiamola così. Will now grant a bonus to experience, and they will persist through death, so they'll be more useful. Gli incensi adesso garantiscono un bonus all'esperienza e persistono dopo essere morti. Se noi ci prendiamo un incenso, qui Barbara sarà contenta, e moriamo, il bonus non andrà via. Cioè non dovremo ribere un altro incenso per riguadagnare lo stesso bonus all'esperienza. Adesso l'esperienza bonus è moltiplicativo in base al bonus del World Tier. Ok? The way this will work is, in general, cosa you've got significa? different kinds of experience bonuses. So you've got maybe a bonus from incenses that we just added, for example. Esatto. You've got other experience bonuses maybe from seasonal blessings. These are going to add together in a bucket and then be multiplicative with your World Tier bonus. This means that these experience bonuses will be much more impactful in Season 2 than they were in Season 1. In fact, cumulatively, as I said, there ok, questa esperienza che noi garantiremo dagli incensi anche dai bonus della stagione a livello di esperienza saranno moltiplicati per il numero che c'è accanto al nostro World Tier, ossia tutto quello che noi abbiamo come bonus di esperienza. Se noi giochiamo World Tier 4
Sarà tutto moltiplicato per 4, se ho capito bene. We found that season 2 is really about. We just talked about all of the boss changes that add more content to do as you're Oppure leveling up. non per 4, We also want players ma to be able to get to level 100. It's a goal ha un that many bonus players set for prestabilito themselves, and del it tier should be an 4 che non achievable ci viene goal. detto adesso. And so in season 1, we saw Magari il that, tier 2 there ci were some avrà un players who were bonus di getting più frustrated, 15, maybe get to level 75, il tier 4 like, ci avrà un bonus di più I 30 want e there il to be more tier things to do. 4 ci avrà un This bonus is, del like, più just feels like it 45. kind of slows down, and we really wanted Penso. to smooth that over and make I the numeri ce li process devono of far vedere reaching that ancora, goal, qui sono stati getting to the end of generici. the season journey, Penso. feel like an achievable goal for all our players who invest time in the season. And of course, along the way, Siamo 18 in you're gonna be live, having a lot viamo more cool stuff to do praticamente with all tutti of the quanti. boss ladder stuff. Yeah, that's right. Yeah, these good Viamo changes. tutti quanti. Very excited about this. So, as I said, we'll talk more about other changes to experience as we go through this. But moving on for the moment, when you skip the campaign to jump into the world, as many players do at the start of a season, you're going to have more waypoints that start unlocked compared to previous seasons. That means you don't have to do quite as much running to unlock waypoints as you're going. This isn't every single Qui hanno waypoint, aggiunto, but it's dicono che key strategic aggiungeranno dei waypoints waypoint that are related to sbloccati places that we wanna go and are centrally located. in un numero maggiore rispetto a quelli che avevano sbloccato con la Yeah, Season and there are 1, some other però changes. There's kind of a suite of changes. I was just talking about. ok, che non significa, allora la mappa tutta scoperta non significa che anche tutti i waypoint sono scoperti. Qui aggiungeranno qualche waypoint in più per non dover camminare in maniera estrema con il cavallo. Un'aggiunta che potrebbe migliorare la qualità della vita. Ok, qui quello che vi dicevo prima, qui l'esperienza e le ricompense che abbiamo riscattato dagli stronghold e dalle quest di regione persistono di stagione in stagione in ogni nuovo personaggio che creiamo. Come vi ho detto prima, se avete finito tutte le ricompense delle regioni ci ritroveremo un sacco di bonus appena partiremo con le stagioni. Quindi se non l'avete fatto andate a farlo immediatamente, subito dopo questa live. Mettetevi lì un paio di giorni, fate tutte le ricompense di tutte le regioni, ve le portate a casa e poi ce le avete per sempre. Ok, ciao Fabio, benvenuto in community. Sei nuovo? Per i nuovi iscrivetevi al canale. Ci sono un sacco di robe belle che arriveranno in futuro e c'è una bella community dietro. Soprattutto è bella appassionata. Siamo giovani. Loro, io no. E siamo veramente tanto appassionati. Quindi pollicione alla live fa sempre bene, registrazione al canale con attivazione campanella. Questo è l'unico modo per supportare il lavoro che sto facendo e soprattutto per la traduzione in tempo reale che sto facendo questa sera. Sto a 2000 calcolo. Non vedo l'ora che inizia sta cavolo di stagione, guarda. E siamo tanti a giocare a Diablo. Dai. Now, after you claim these rewards in a previous character, you're just going to have them on the future characters. That's right, yeah. And dai, prossimo improvement. I disrupted your flow. No, it's all right. Spiegateci le gemme. Overworld monsters, yes. So this relates to another change we're going to talk about Attenzione. a little bit. But overworld monsters will now match your player level. Nel tier 3 e nel tier 4. I know that this is in preseason it worked this way, and we ran into some challenges with the game not feeling like you were getting upgrades that really felt powerful, and players rightly called that out. Like, look, I want to get powerful new items, and then I want to smash monsters. Yeah, and you want to feel more powerful. That's a really core part of the loop. So this change makes these monsters on par with your level. This is based on reviewing season 1. But it's coupled with some other changes that make sure that it does feel
meaningful and powerful, and you're not just feeling like, oh, I'm just sort of playing catch up. Yeah, we'll talk about that a little bit more later on. All right. And of course, at the end of season one, your season one 2 slot addizionali per i nostri personaggi, erano 10, saranno 12. Overworld Monster, allora fatemi spiegare questa cosa che non l'avevo capita. Nel World Tier 3, nel World Tier 4, i mostri dal 55 nel Tier 3 non seguiranno più il livello del personaggio e dal 75 in poi in Tier 4 neanche. Ok? Questo è quello che ho capito. No longer trail the player level. It works very similar to like if you play Diablo 2 Resurrected, you'll know exactly how that works, and it's very similar to that. Oppure ho capito male io, è del contrario. Seguiranno il livello del personaggio. Lo so, poi lo vedremo appena inizierà la stagione. Okay, so next I think we have towns. Yeah, towns and vendors. Yeah. So a couple things we've changed here to make towns a little more efficient, and that's like really a focus of ours as we kind of move forward. Mi iscrivo subito, bravissimo Fabio. Bravissimo. 22 spettatori, una bomba nucleare. Io sono nuovo e sono più vecchio di te. Il nuovo è il vecchio che arriva. Fantastico. Che dici di far parte di questa cordata di Brancaleone? Pazzesca. Dai, Krios, ci farebbe piacere. Un altro antico. Grazie per la traduzione. Riccardo Pusceddu, ciao a te Riccardo, grande per la traduzione, ci provo a stare al passo. Riccardo, se sei nuovo, benvenuto in community, se vorrai registrarti, spero proprio di sì. Towns, fatemi continuare altrimenti mi perdo, poi vi leggo tutti quanti. Villaggi e venditori, l'occultista ha aperto un negozio all'albero dei sussurri, vabbè, una bella cosa, ce lo ritroviamo anche all'albero dei sussurri. Il nostro forziere viene aggiunto anche alle small town piuttosto che solamente alle grandi città. Le altre non l'ho potuto leggere. Ok, il forziere nelle grandi città non è solamente in un unico posto, ma viene spalmato anche in altri, giusto per non fare sempre la stessa strada per tornare indietro al solito posto. Li mettono sparsi per rendere più veloce il suo raggiungimento. Ciao Rossella, ciao, benvenuta anche a te. Grazie. Poi, additional stashes, quello che vi ho detto adesso, nelle grandi capitali verranno messi un po' qua e un po' là. La Torre delle Curiosità ha aperto un negozio vicino ai waypoint di Kyovashad, Zarbin Z, Ketbardo e Jeakul. Ok. Adesso la Torre delle Curiosità, invece di andare lontano dal centro della città, ce lo ritroveremo vicino al waypoint, ma di rendere un pochino più veloce l'andare da lui, ok? Questo è ottimo, datemi retta. Did he make a post? He made a post, not a tweet. Not a tweet. That's a post. Yeah. And we've had ciao Tommy, ciao Chloe, ever since that post, and benvenuti in questo mondo. Spero vi godiate una grande vita. Yeah, let's take a look at it. So first off, there are a number of changes to mounts, but I want to call out that the one that responsività, qui parliamo del cavallo, chiaramente il nostro mezzo di trasposizione, di trasposizione. Scusate, ma il multitraduttore non riesco, ogni tanto mi appappa il cervello. Allora, il cavallo, aumentata la responsività del cavallo. Adesso il cavallo si incastra di meno nella mappa, diciamo, oppure sarà evitato il suo, come posso dire, rallentamento inaspettato, perché ogni tanto il cavallo rallenta.
Dicono che hanno fissato queste cose, quindi non si rallenterà più e non rimarrà incastrato. Il cavallo adesso salterà gli ostacoli. Vedremo. Questo è interessante. E spesso e volentieri c'è una barriera davanti, il cavallo tu devi scendere, spaccare la barriera d'ossa, uccidere e poi rimontare sul cavallo. Velocità del cavallo. La velocità base del cavallo è incrementata del 14%. Interessante. Quella base, il movimento base, senza farlo andare veloce, che si chiama, cioè, quando attivi la skill di farlo correre, ok? Quella rimarrà intoccata come velocità, solamente il movimento base. Acquisire una velocità piena con mouse e keyboard, con mouse e tastiera, sarà migliorato. Il boost a velocità tramite lo spur è incrementato del 50%, il che significa che quando noi facciamo uno sprint con il cavallo, poi c'è un tempo di ricarica, no? Per fare un ulteriore sprint. Pare che sono 4 gli sprint che possiamo fare, appena ne usiamo uno poi c'è un cooldown che recupera il tempo e ti fa sprintare un'altra volta. Questa durata viene aumentata del 50%. Adesso bello, la carica con il cavallo, ossia questo speed boost che noi attiviamo adesso, rompe le barricate, un po' quello che stavo dicendo prima. Non le salta ma le rompe correndo, usando lo speed boost. Anch'io non vedo l'ora di provare il cavallo perché sarà molto divertente, mettiamola così. Sì, ma perché anche se il cavallo deve funzionare per quello che è, deve andare veloce, deve skippare, deve rompere e distruggere, non deve essere un elemento di gameplay che ti fa andare a piedi piuttosto che prendere il cavallo. Tante volte io faccio così. Cioè deve funzionare bene. Fatelo più arcade, cioè nel senso deve andare veloce, deve spaccare le barricate, non si può fermare, dai. E comunque io nello spiegone sto più avanti di quello che stanno spiegando loro adesso. Ciao Jimmy, buonasera a te. And of course this is great because those pesky barricades that would previously cause your mount to stop can be broken through. Ci stanno facendo vedere un video, però ci sono io di mezzo. Mi tolgo. Prima non potevamo passare addosso a questa barricata, adesso noi... Ah, ok. Wow. Ci fanno vedere fancy. Ok, se noi attiviamo lo speed boost vicino a una barricata, noi la sdraiamo completamente. Ciao Tony, benvenuto in live. Ancora un volto nuovo. Benvenuto. Benvenuto tra noi. Stiamo spiegando quello che sarà, tutte le novità che troveremo. Saranno le novità che troveremo nella stagione 2. Se sei nuovo della community, pulsantone rosso e farai parte dell'equipaggio. Altrimenti fai come vuoi. Spero di essere di aiuto con questa traduzione. Qui ci stanno facendo vedere i cooldown che vi dicevo prima io del cavallo. Ok. Smontare da cavallo manualmente da 10 secondi a 5. Mentre quando veniamo disarcionati dai nemici avevamo 30 secondi per rimontare a cavallo di cooldown, adesso verrà dimezzato a 15. Invece la skill che parte sganciandoci dal cavallo e facendo la skill di classe, servivano 10 secondi per attivarla, è stata ridotta a 3. 3 secondi è tantissimo.
Potremo spammarla quanto vogliamo. Yeah, exactly. Just wait, it's happening, I promise. Yeah. So. Yeah, very cinematic, but not as fun. Awesome. So I know now. Oh, God. Wow. Okay. We have Ciao Simone. Ciao Simone, un altro volto nuovo. Benvenuto alla live, benvenuto alla community. Se tu vorrai, mettiti comodo. Stiamo facendo il nostro campfire di Diablo 4 con la mia e se vorrete vostra community. Ti ho portato anche due amici, grandissimo Tony. Vichingo, queste sono cose che devono esserci uscite a gioco. Sono d'accordo anch'io. Però un fine tuning di questa roba può anche avvenire dopo, dai. Per il fine tuning, non per le cose che non ci stavano in vaniglia. Noi ti guardiamo in 4 da casa mia. Grandissimi. Ok, parliamo di Nightmare Dungeon. Non ho letto quello che c'era scritto. Buonasera a tutti e 4 allora. Bellissimo questo. Chi era? This will be a pretty popular change. I think this is something that people have wanted for a while, ever since we Qui dicono che ci sarà un cambiamento che tanta gente ha richiesto, ossia consumi il sigillo e clicchi sopra e ti teletrasporti. Okay, and it's funny enough. What is our adesso invece di teletrasportarti in Nightmare Dungeon fuori, ti teletrasporta direttamente dentro il dungeon per velocizzare tutto il processo e andiamo. Questo è ottimo, ok? Anche questo fa parte del fine tuning, mio caro Peppe. Gli eventi del dungeon. Gli eventi del dungeon che riguardano i mostri sono stati ritoccati, o ci saranno più mostri da combattere. Gli NPC non prenderanno un one shot. Questo non l'ho capito, non so cosa vogliono dire. Quando parlano di one-shottare gli NPC, lo capisco. Sì, Barbara, dai le porte dentro il dungeon. Da paura. Parliamo delle trappole. Ok. Ora, la visualizzazione di quello che succederà in termini di trappole ambientali sarà più visibile, sarà più facile da vedere. Ok? E queste trappole che ci prenderanno in testa, che ora, come ho già detto, le vedremo molto meglio, l'effetto che ci infliggeranno di crowd control sarà enormemente ridotto. Nel senso, qui vediamo, no, per esempio, sta crollando qualcosa dal soffitto, no? E si vede l'area dove l'impatto delle cose che cascano Scusate, sto sentendo un attimo quello che dicono. Ok. Se no non capisco, non posso farvi il discorso completo. Ok. Vabbè, comunque sia, le trappole ambientali, che si vedranno molto meglio, ci infliggeranno un crowd control molto meno severo. E queste trappole ambientali saranno più visibili a livello grafico, perché qua in mezzo è un po' complicato vederle alla fine. Vedremo giocando se questa cosa sarà vera. L'esperienza dei glyph della Paragon Board è stata migliorata. Ok, quando noi finiamo un Nightmare Dungeon sapete che possiamo fare l'upgrade del grifo. Ok, quell'esperienza che guadagniamo
sarà migliorata, quindi avremo più esperienza. Non ci metteremo un anno per arrivare a 15. Ci metteremo di meno. Sempre modifiche, quality of life, bug fixing. Non stanno facendo niente di nuovo, che stanno sistemando le cose che non vanno, fondamentalmente. Ok, parliamo delle afflizioni dei Nightmare Dungeon. Gli attacchi dei mostri vicini a noi da dietro ci faranno diventare vulnerabili. Minchia. Qui dice che quando diventiamo vulnerabili per via di questa modifica qui, il danno che noi prenderemo da vulnerabilità è incrementato dell'X%. L'X% è il numeretto del Nightmare Dungeon che noi apriamo. Nightmare Dungeon di 21esimo livello? Se saremo vulnerabili da un attacco da dietro di un mostro che ci è vicino, noi subiremo, se subiremo danno, una botta del 21% in più. Cioè il danno vulnerabile che ci viene addosso sarà potenziato del 21%, non il nostro, quello dei mostri nei nostri confronti. L'afflizione del Nightmare Dungeon ancora. Yeah, I mean, people would avoid this one. This affliction particularly because it was a massive reduction in damage overall because you didn't have any control over it either, right? And l'attacco dei mostri nei nostri confronti ridurrà il nostro danno critico per 3 secondi del X%, che sarà al livello del Nightmare Dungeon. Staccabile up to Y% non l'ho capito, però ci sarà una resistenza al danno critico dei mostri. Queste sono le afflizioni che potrebbero capitare all'interno di Nightmare Dungeon. Non è detto che capiteranno per forza queste. Vanno ad aggiungersi nella table delle probabli afflizioni che noi avremo su un determinato Nightmare Dungeon. This is such a great change. So many times the lunatic explodes and I'm like, all right, I'm all good, and then I run in and like, no. Il pulso della morte. Previene? Non l'ho capito. Vabbè, sarà nerfato il pulso della morte, che adesso shottava, non dovrebbe più shottare tendenzialmente. This is a change coupled with the other changes where it only starts with when players are in combat. Un'altra afflizione. Tempesta di fulmini. Essere elettrificato mentre sei in bolla ti garantirà il 35% della velocità di movimento bonus per 5 secondi. Quindi, quando tu sei in bolla e vieni elettrificato, sarai molto più veloce per 5 secondi. Cioè, tipo, porco Giuda, quindi cominci a scattare in giro perché sei stato ovviamente elettrizzato. Fa ridere questa cosa. Però, piccolo bonus al movimento. Interessante, quantomeno. Tempesta di fulmini comincia solo quando il giocatore o i giocatori sono in combat. Tempesta di fulmini inizierà, partirà solamente quando il giocatore ha una direzione diretta dalla bolla. Nel senso, non puoi fare zig zag per avere questo bonus. Devi scappare in linea retta, altrimenti si perde questo bonus al movimento del 35%. Drifting Shade, non so come tradurla. È un'altra afflizione. Viene nerfata da 5 secondi a 3 o buffata, non so, perché non mi ricordo cosa faceva.
E il respawn è incrementato di 2 secondi. È comunque un'afflizione che rompe le scatole. So, this is in addition Obiettivi di to Nightmare Dungeon. This is Dungeon. also for our normal dungeons, but we changed some of the objectives for a handful of dungeons. You will see Non this ci posso in the credere. Nightmare Dungeons for this season specifically, but we removed the objectives so that now when you go into the dungeon, all you have to do is really just go find the boss. You can focus on the critical path. There are dungeon events and other things going on that are optional, but if you want to go in and find the boss, you can just go in and go straight to the boss. So we're trying out this change. We're going to see kind of how it works with the dungeons that we've implemented it on, and we're definitely keeping an eye out on player feedback to see how they like it. I know Rax, who's watching, has a tear of joy. Ok, hanno detto... Hanno rimosso gli obiettivi da un po' di dungeon che ci sono all'interno per arrivare al boss, perché spesso e volentieri noi entriamo nel dungeon per farmare il boss, punto e basta, quindi andiamo dritti cercando la strada. Qui su alcuni dungeon potremmo solamente skippare tutto questo e andare dal boss e menarlo, però se vogliamo nella strada verso il boss possiamo comunque seguire degli obiettivi da completare. Se non vogliamo fare tutto questo, straight to the boss, entriamo nel dungeon, andiamo a fare il boss, lo picchiamo e usciamo. Quindi skippiamo tutte quelle missioni tipo uccidi tutti i nemici, attiva questo, prendi la pietra, mettilo nel piedistallo, prendine un'altra, apri la porta e continua. No, hanno tolto questa roba qua. Tu puoi andare direttamente dal boss oppure decidere che per la via del boss puoi fermarti a fare delle quest nel frattempo. Andremo tutti quanti dal boss, non in tutti i dungeon, in alcuni. Hanno cambiato, qua stanno parlando del cambiamento ai layout dei dungeon. Quello a sinistra è il dungeon attuale, quello a destra è il dungeon che ci sarà prossimamente. Ci sarà un loop della mappa più interessante senza che senza penalità al fatto di tornare indietro. Saranno un pochino più, come posso dire, non trovo il termine, più armoniose, mettiamola così. Vabbè, lo potete vedere manualmente anche voi a livello visivo che è più armoniosa rispetto al passato. World Events, I think. There it is. Yes. So we've heard feedback from players. They're looking for more uptime on some of these events. They're looking for more gli eventi mondiali, gli eventi legioni sono ridotti da 30 minuti a 25, quindi gli eventi legioni ogni 25 minuti. Servirà per farmare i materiali per i boss, per evocare i boss che abbiamo visto prima. Il timer di avviso è incrementato da 5 minuti a 10 minuti, ossia 10 minuti prima che inizia l'evento legione e non 5 perché magari non ti riesci a organizzare. Ti viene sparato questo warning timer molto prima, in modo che ti puoi organizzare con i tuoi giocatori e andare lì e picchiare tutti quanti. Ok, il World Boss, questo è importante. Lo spawn dei World Boss viene diminuito da 6 ore a 3 ore e mezzo. Farmeremo i World Boss di più. Perché? Sempre per il solito motivo. I World Boss e gli eventi legioni dropperanno dei materiali e ci serviranno per fare altri boss, quindi dovevano per forza diminuire il tempo, altrimenti ci affittavamo dopo domani. E non è detto neanche che magari droppino sempre quei materiali. Il warning timer del World Boss viene aumentato da 30 minuti a 60, ossia il World Boss verrà ci sarà avvisato che il World Boss partirà non più 30 minuti prima ma a 60 minuti, cioè un'ora prima del World Boss ci verrà sparato questo timer warning piuttosto che 30 minuti prima, così anche qui ci possiamo organizzare meglio. Poi sotto ci sono, sia sull'evento legione che sotto il World Boss, una specie di... ci sono delle specie di fix che riguardano proprio il modo in cui si combattono
questi due eventi, che non sto qui a leggere perché è abbastanza inutile, direi. Sigilli Nightmare, endgame, attività di endgame. Ok. I Nightmare Sigil che ci danno le ricompense dell'albero dei sussurri. A random nightmare sigil on turn-in, that sigil is always going to be within 5 levels of the highest nightmare dungeon you complete in that tier. So they're going to be more relevant for you based on your current progression as you continue to go. So I think that's going to be a fun change for players. The next, so I want to really Questo non l'ho capito. So gold rewards from whisper caches. Le ricompense dalle casse dell'albero dei sussurri ora compariranno sempre entro 5 livelli del Nightmare Dungeon del livello più alto che il personaggio ha completato. Non ho capito bene. Non è importantissimo. Ok, il farming dei soldi nel gioco, del gold nel gioco viene incrementato sempre nelle casse dell'albero dei sussurri. L'esperienza in termini di punti esperienza, appunto, nel fare i sussurri e le maree infernali è stato incrementato sostanzialmente. Teleporta dentro, vi leggo un attimo, soprattutto i bauli e tutti i venditori nelle città principali devono esserci a start. Vabbè, non c'erano, li hanno messi adesso. Capitava che alcuni eventi, tipo proteggi gli NPC, uccidono tutti con un colpo. Vabbè. È vero, sì. Adesso non so a che cosa ti riferivi, ma penso di aver capito. Fabio Veneruso, meno male che ci sei tu a fare live. Grazie Fabio, sei veramente molto gentile. Krios dice molte cavolate. In realtà sì, sono fine tuning più che altro, come ripetevo. L'ombra che ti seguiva, ok, la shade, ok. Spero che un giorno arriveranno i set di armature verdi, preferisco killare tutti. I set non li introdurranno più, caro il mio Krios. Hanno evitato di mettere dentro i set perché per giustificare gli aspetti leggendari e crearti il tuo personale set. Però non è detto che in futuro ci sia. Poi parliamo di quello che manca in un altro video magari. Le casse dei sussurri. Non ho capito. Le ceste sulla marea infernale adesso avranno delle icone specifiche che saranno visualizzate nella mappa. Speriamo. Modifiche all'interfaccia grafica e all'interfaccia di esperienza della grafica. Finalmente, oltre a avere assegnare come junk o mondezza un oggetto, possiamo anche marcarlo come favorito, come preferito. Questa è una cosa che giocando mi accorgevo sempre che l'avrei sempre voluta avere, che capita spesso, no? Che tu vai sull'inventario, fai il check sugli oggetti, questo merda, quindi junk, questo buono. E quando arrivi a questo buono non c'era mai il pulsantone per renderlo preferito. Ok? Quindi te lo protegge da eventuali sbagli che puoi fare. Lo vendi per caso, lo sfondi per caso. Serve tantissimo, vero Barbara? Helps out a lot more when you're trying to dig through your inventory and figure out exactly where things are.
Ok, una modifica agli aspetti che estraiamo dagli oggetti dall'occultista. Adesso lo stesso potere leggendario è gruppato insieme in una sorta di stash nell'inventario. Abbiamo 5 poteri uguali ma con statistiche diverse. Vengono raggruppati in un unico stash in modo che noi poi lo possiamo aprire e vedere tutte e 5 le varianti di quel potere leggendario e non riempirci subito il tab degli aspetti in 2 secondi. Dungeon map tooltips. I know, Adam, this is one that Gli affissi normali sugli oggetti sono stati migliorati e saranno molto più consistenti. No, scusate, l'assortimento degli affissi normali sugli oggetti sono stati rivisti e migliorati e saranno molto più consistenti. I tooltip nella mappa del dungeon. And I think we have video of this. This includes text search. You've got a bunch of different filters down there. Qui abbiamo finalmente, ci spiegano, non ho letto la novità prima di questa roba qui, ma stiamo vedendo il search. Come spiegavo all'inizio della live. Come vi dicevo all'inizio della live, qui finalmente potremo... Esatto, ce lo stanno facendo vedere loro. Vabbè, si spiega da solo. Non vi devo spiegare nulla qui. Prendo un attimo d'aria. Sono 2 ore che parlo a manetta. Ci saranno i filtri. Nel forziere saranno adesso cercabile e filtrato per trovare molto più rapidamente degli oggetti o degli affissi dentro gli oggetti. Danno da ombra. Quali sono tutti gli oggetti che ho che fanno danno da ombra, che implementano il mio danno da ombra? Scrivo ombra nel filtro, mi tira giù tutti gli affissi sugli oggetti dove ombra compare. Modalità streamer è stata implementata. I giocatori che vogliono nascondere la propria identità, come il nome del personaggio o il battle tag, ora possono farlo con un nuovo setting nell'opzione social. They'd be like, I can hide the numbers, but I can't hide, 4 to 5. Totally fair. Happy to get this Adesso possiamo disabilitare il testo dei danni da vulnerabile, fortificato, schivato, eccetera, eccetera. No, scusatemi. Questi 3 suffissi, vulnerabile, schivato e fortificato, che compaiono ogni tanto nei combattimenti, potrebbero dare fastidio. Adesso avremo la possibilità di nasconderli. È stato aggiunto l'autorun. Awesome. Quando premeremo il bottone adibito all'autorun, il giocatore si muoverà automaticamente nella direzione in cui sta guardando. Non so che cosa possa succedere, cosa serva, non ne ho idea. Con il joypad non mi interessa una cosa del genere. Forse con la tastiera sì. C'è stato un cambiamento alla minimap, è stata zoomata per far vedere più un'area più vasta, quindi non sarà più zoomata troppo dentro, ma sarà zoomata un bel po' fuori per far vedere un po' tutto quello che cosa succede nei dintorni. In effetti era un po' troppo zoomata. And I know now I can get ahead of myself here. We have a lot of updates regarding items as well that we do want to kind of go over. So, Mr. Joey P. Oh yeah, sure. Happy to talk about some things.
Finalmente siamo alle gemme. Ragazzi, non vi posso leggere, se no non posso tradurre. Le gemme non dropperanno più come reward. Adesso i giocatori guadagneranno gli shard delle gemme. These shards are going to go into your materials tab, and then as you want to create gems, you can go back to the jeweler. You can spend those fragments to create jewels. Saranno a tutti gli effetti come quando raccogliamo dei materiali che li prendiamo su automaticamente, ok? E andranno nel tab materiali e potranno essere usati dal gioielliere per craftare le gemme. Ok, quindi non faranno più parte di nessun inventario, andranno nel tab materiali. Ok, poi per averle realmente dovremo andare dal gioielliere e craftarle. A quel punto lui ce le piazza dentro l'inventario e poi noi le possiamo applicare agli oggetti. It frees up a lot of inventory space. Feels good. Enchantment cost been updated. What a strange single line, right? I costi degli incantamenti sono stati modificati. Ossia, the way that works out is that your initial enchant cost is going to be a little bit higher than it is currently for your first enchant, the first time you do it. And then la prima volta che tu fai un incantamento su un oggetto costerà di più di adesso. Much more slowly over time. And it's not going to spike quite as quickly. So players overall, it's going to be a little bit less expensive for players to go and try to re-roll items to their heart's content. Ok, la prima volta che modificheremo un oggetto costerà di più, ma nelle nostre try, nelle nostre prove di rerollaggio delle statistiche costerà di meno. Almeno da quello che ho capito. Che praticamente è il contrario di come è adesso. L'incantamento costa poco all'inizio e man mano che tu cambi costa sempre di più. Questo molto probabilmente l'hanno fatto per far arrivare noi prima al suffisso che noi stiamo cercando. Invece di provarci 100 volte e spendere milioni, magari ci metteremo 50 volte a mezzo milione. I materiali da crafting dropperanno. What? That is going to be, you're going to get crafting materials that you can use instead, dropping on the ground if you just go run over and pick up, as opposed to having that rare item in your inventory. Now, this is another one of the reasons why we made this big change, the Whisper Gold increase. We made some of the gold anche i materiali da crafting subiranno una rarità, mi sembra di aver capito, in World Tier 3 e in World Tier 4. Item drops for you that is of normal quality that you could have got level 50, in World Tier 2. If a legendary item drops for you, that will still appear for you in World Tier 3. So that you're not going to be losing out on legendary items that potentially could drop for you in part of the experience. When you go into World Tier 4, only ancestral items will drop for you as you're playing. You will no longer see sacred items or normal items from that point forward. Once again, legendary and unique items in that case. Finalmente nel Tier 4 dropperanno solamente ancestrali, non dropperanno più epici e nient'altro, solo roba ancestrale. Anche perché non aveva senso, sinceramente. Questo è una cosa diversa da quello che hanno detto sul materiale da crafting. From the items that were dropping beforehand, they'll just now be materials that will be in. Ma sì, Krios, stanno facendo un fine tuning. Stanno alzando, diminuendo il volume per molte cose. Poi facciamo un resoconto a fine live. Items that are dropping for you are going to get more powerful based on the monster level that you're fighting. This is in response to all of the item changes we're making in response to player feedback we've been receiving since preseason and season 1. Season 2 represents the first really great opportunity that we've had to spend a good amount of time. Ok, sempre riguardante gli item, i mostri di alto livello nel Tier 3 e nel Tier 4 dropperanno sacri, oggetti sacri e ancestrali di potere
molto più grande rispetto a quello che è il drop attuale. Level 65, 68, 70, you've kind of collected all the ancestral gear that you can get, minus uniques you might still be hunting for, once you get into that tier. But you might have already got all of the gear that you're looking for, particularly eye power-wise, as you're progressing through. Now the way that we've changed things is that starting in Sacred Tier, I guess we'll talk about Sacred Tier first. So if you fight a level 55 monster, you'll have the typical Sacred eye power range when you're fighting that creature. When you fight a level 56 creature, the eye power minimum and maximum of that range increases by 2. So every monster level from that point forward, the eye power of the potential output of that item is higher as a result of that, to encourage players to want to go and try to fight higher, more difficult, higher level, more difficult creatures as they're progressing through the game. When we talked before about the monster trailing change that we made, the monster level trailing change we made earlier in the presentation today. Praticamente ha detto, se tu prendi un mostro di 55esimo livello e droppi un oggetto da lui, adesso attualmente ti droppa un oggetto da 55, 56, 57esimo livello. La modifica sarà che qualsiasi cosa tu dropperai tra World Tier 3 e Tier 4, mettiamo caso un mostro di livello 65, potenzialmente lui ti potrà droppare un oggetto molto più alto in termini di potenza. Faccio un esempio. Facciamo un dungeon dove ci sono nemici di livello 65. È capace, attraverso delle percentuali del gioco, che ci dropperà un oggetto magari di 85esimo livello. Ok? E che potremo comunque equipaggiare, forse, non ho capito, però penso di sì, se no che cavolo ce lo fanno droppare a fare. Quindi gli oggetti, non tutti, ripeto, avranno, sia i sacri che ancestrali, la possibilità, basata sul livello del mostro che uccidi, di essere enormemente più potenti rispetto a un drop normale che attualmente le creature ci fanno droppare. Quindi, creatura di livello 80 capace ci caga giù un item di livello 100. E lì cambia la faccenda. Ok. As you go deeper and deeper into the system. Okay, so you start to shrink down that window. Yeah, you slowly shrink down that window, so that as you're getting drops for yourself in the world and in Nightmare Dungeons and other content types. Babs dice, in pratica i sigilli incubo che ottieni dall'albero saranno un range di 5 livelli del dungeon incubo già completato. Ok, cioè se il livello alto, se il livello più alto che ho fatto è il 30, il peggio sigillo che ottengo è il 25. Ok. Grazie per la precisazione, Barb. È stata molto utile. Le build non si possono salvare ancora. No, non hanno detto niente in termini di salvataggio delle build. Lo stanno chiedendo tutti a gran voce. Aspettiamo. Now, this is naturally going to push players to fight more difficult monsters, and we want that. We think that's fun, right? But that's not. We want to make sure that other content pieces also provide the opportunity for meaningful rewards as well. So one other change that we made here for Whispers, for example, is that the caches that you non dirmelo, che cosa? Ah, sullo scomporre le armi per sbaglio sui preferiti. Jimmy dice, spero che tutto me stesso che modifichino questo fatto senza build copiate su internet non trovate da nessuna parte. Spero diano la possibilità di divertirsi con le proprie build, ma la vedo dura. Jimmy la vedo molto dura, dice Krios. Sì. Vediamo con i poteri vampirici, magari cambia qualcosa. Ci faranno divertire un po' nella stagione 2. Lo so, Krios. Faccetta triste, Jimmy. Era ora, non so di che cosa stai parlando, purtroppo. Risale a un quarto d'ora fa. Mi manca salvare le varie build senza ogni volta fare build da capo. Una cavolata, Laudoran, tante cose poche utili. Finalmente precidono almeno un paio di giorni per sistemare tutto. Anche a me è capitato che a livello 45 ho beccato una falce di livello 806, mi sa che ti sei sbagliato a scrivere. Ok, le reward dei sussurri adesso ci daranno un più 10 di item power. Le casse upgradate ci concederanno invece un più 20 di item power reward. Ok.
Interessante. Pure questa cosa qui delle cache delle Tide ci daranno più 20 di item power. Ossia, troveremo sempre roba più potente potenzialmente, sia nelle reward dei sussurri che nelle casse delle maree infernali. You know, I'm gonna like go back to 20 minutes or 30 minutes ago when we were talking about All'806 pensa bosses and being able to straordinario. progress through them. You know, Penso sia un one bug, thing that non esiste we talked about with all'806. Duriel, and how, you know, King of maggots, His Majesty. Exactly. Item power, non livello. Ok. Item with power, all non livello. these new bosses, because they all have their own loot tables and everything associated with them. At least with Duriel, because that in itself is a level 100 boss. So what type of like kind of item power can you expect to find off of like? Ragazzi, siete in 25 in chat, mi fate veramente felice questa sera. Grazie. Some of them are very new and coming in with season 2 that only come from Duriel that are just really powerful, right? And then there are uber unique items that drop as well. Now, for the unique items dropping him, there is a tighter range versus like relative to other bosses and other things. Ora parliamo del drop degli item specifici. Mi sembra di aver capito. You know, they're much tighter across the board as you kind of step up into the more powerful bosses. You know, so I think the iPower range for Duriel. The iPower range for Duriel is much smaller than 75. I don't remember exactly what the range is specifically for that number. Il potere mostro di Duriel è oltre il 75. They have a chance to drop, low chance to drop, but still will certainly drop. From Duriel, those are always rolled at cap, so they're always rolled at the highest iPower possible, and all of the affixes on the Uber Unique also always roll at the highest values possible. Ok, il drop di Duriel, che è il boss vecchio che ritorna, che si può farmare solamente mettendo insieme dei materiali che prendi dai world boss e da Varshan. Dicono che avrà l'item power più alto possibile nel gioco, ossia il farming di materiale per evocare Duriel. Comunque alla fine, quando lo ucciderai, sarà comunque una festa, mettiamola così. Questo farà felice Peppe. Chiaramente. Quindi loro dicono che l'uccisione di Duriel, che è a livello 75, quello che dropperà di super leggendario sarà a the highest level cap possibile. Quindi sarà importante farmare Duriel, come uccidere anche Lord Zir, come si chiama? Zir. Garantiranno dei drop sicuri al top tier. La barba mi sta entrando nel naso, da sotto verso sopra. Potete capire che fastidio. Folks at home might be saying like, oh, that like there's a resistance boss, but like with the current resistance system, how is that going to work? And the 1010 stream is really going to explain it, how the streams work. Exactly. And I will also note that on the 1010 stream, we will even be talking about qui stanno parlando del 1010 stream, dello stream che si verificherà il 10 ottobre. And that's something that we can briefly talk about here, which is parleranno di un sacco di roba, resistenze, vulnerable damage, come hanno cambiato i leggendari. Adesso non dicono niente di questa roba. Tu noi a spiegare tutto. Grazie a te per il lavoro enorme che stai facendo. Vai Vichingone stasera record. Vi voglio bene, ragazzi. Figurati se non facevo sta live stasera. Per forza. So if you are going to be at BlizzCon, e sarà così sempre quando ci saranno i campfire. Mi sono persi i primi, ma non li perderò più. The BlizzCon collection items and everything that will Adesso stanno parlando del BlizzCon 2023 a cui noi non parteciperemo, ovviamente. Items within Diablo 4 and of course items from other games that are going to be featured at BlizzCon, like World of Warcraft, Overwatch and all the others. Non ci frega cosa succederà alla BlizzCon.
Yes, you can bug all of us in person at BlizzCon. So make sure to, if you are going to be coming to Anaheim, to check it out. And if you're interested in coming, of course, you can grab a ticket to BlizzCon, which is in early November. So should be good. First weekend a novembre. Friday and Saturday. Non dimenticatevi di comprare un ticket per la BlizzCon. One other thing that we did want to talk about is Certo. there's some changes that are coming in regards to Smoldering Ashes. For the free tier of the Battle Pass, because we've gotten a lot of feedback from players, and this kind of ties back to the experience. Cambiamenti al Battle Pass. Rinnovo il ringraziamento a tutti quelli che sono in chat. Grazie per la vostra presenza qui con noi. Fa veramente tanto piacere vedere che comunque Diablo So players will now actually run into those smoldering ashes and be able to use them. And they will automatically unlock now. C'è, è vivo, partecipa al nostro canale. Within the actual battle pass as they're playing through. Which is so if you happen to like miss one when you're leveling up, which I think happened to a lot of players, certainly happened. No, Fly, lo sai benissimo, non è questa qui sotto che mi passione, sono i baffi. Mi taglio tutto quanto, non sono più il Vichingone. On new season blessings, yes, there are 3 new season blessings. For no, ormai questa è la mia forma. So tagliare i capelli al massimo. The new battle pass, of course. And of course, one other thing with the battle pass is there is going to be new town portal skins that will be unlocked and available for players as well. Ok, Battle Pass ci sarà una nuova skin per il town portal, invece da blu diventano bianche. Ottimo. Other town portal skins available in the battle pass as well. So yeah, I like this angelic sort of feel to this one. Very cool. Dicono che abbia un filo angelico, dicono qui nella community stream, nella developer. And again, the free track. Exactly. La daranno free questa cosa. Sorry. Preferisco il portale blu, sinceramente. Di santo c'è poco qui a Sanctuary. A meno che non mi tiri fuori T-Rail, per favore, grazie. Love here's the stuff. I've got Imperious on my mind right now. Well, we do actually have one other big news thing that we did want to actually talk about today as well, which is un'ultima cosa prima di finire. Into the world, because we're here to announce that Diablo 4 is actually going to be launching on Steam with the launch of Season 2. So on October 17th, Diablo 4 will be available Diablo 4 lancerà finalmente la sua presenza in Steam, su Steam e non più solo su Battle.net. Questa cosa l'avranno pagata tantissimo, un botto di soldi l'avranno pagata questa qui. Mi sa che il microfono è troppo alto. Non mi ricordo se hanno detto, quindi noi oltre a Battle.net potremo giocare anche con la gente di Steam, che ovviamente recensirà il gioco con 5 di media. Gentleman, benvenuto qui in live, benvenuto alla community se tu vorrai. Sanctuary on the go. Sono arrivato ora, che ne pensi di questa seconda espansione fino a quello che hai sentito ora? Sono piuttosto positivo, molte delle cose che aggiusteranno sono fine tuning, nel senso avrò avuto questo tempo per capire le cose che possono migliorare con un colpo di script. E hanno aggiunto dei boss nuovi da farmare e un pochino di endgame in più, niente di clamoroso. C'è da vedere questi poteri vampirici quanto cambieranno il gameplay. Sembrerebbe molto figo quella cosa là. Vabbè, è il tema della stagione, quindi I know we will start off with one first question here as we grab more. Adesso siamo alle community questions, domande e risposte da parte della community. Qua possiamo anche abbassare un po', o forse no, seguiamolo un pochino, però insomma la parola chiave è farmare materiali per fare i boss più allucinanti, tipo quelli che hanno introdotto adesso, Duriel e il boss della stagione si chiama Lord Zir, che garantiranno del loot leggendario da leccarsi i baffi. Per farmare questi due però bisogna farmare boss mondiali, legione, 20 legione, fare il diego di Varshan,
raccogli questi materiali, li metti insieme dentro non so qualcosa. Prima avevamo il cubo Radrim, ora non ce l'abbiamo più, lo metteremo dentro, non lo so, un oggetto da stagione e verranno fuori, penso, questo portale dove tu andrai a combattere uno di questi due boss. Duriel, che è un boss che torna da Diablo 2, è una vecchia fiamma, e Lord Zir invece è il Lord dei vampiri. Ci sono tanti cambiamenti ai Nightmare Dungeon, insomma, fondamentalmente questo, se proprio vuoi saperlo. Si sa qualcosa di una possibile espansione? Sì, Rossella, si sa qualcosa, ne vogliono far uscire una all'anno. Ora, siccome questo anno sta giungendo al termine, io non penso che vedremo per Natale Diablo 4 Shard of the Colossus, per dirti. Non penso proprio. Le espansioni ci saranno, esatto, come dice Flavia. Mica ho detto tutto, un pezzo. Parlavi della barba. Grazie a te, gentleman. Se vuoi rimanere, noi stiamo qui ancora per un pochino. Se vuoi far parte della community, pulsantone rosso o un like alla live per far parte di questo gruppo fantastico. Sarebbe bello mettessero come nel 3 la skin delle ali. Quello è tutto contenuto per spendere soldi. Caro il mio Fabio. Portale blu iconico, sono assolutamente d'accordo con te, Fly. Infatti rimarrà lì dov'è. Ma se per fare l'equip di Lilith ci vogliono ore di gioco, per fare altri due boss, tendenzialmente Jimmy qui ci hanno detto che abbassare un po' il volume o stare un po' lontano dal microfono. Ci hanno detto che, ecco, vedete, questo è il content progression. Ecco, di Lilith tu ci vai secco, non devi fare nient'altro, vai lì, preghi il segno della croce che non ti sciogli. Duriel, gli altri boss invece necessitano di farmare questi materiali. Ma stai tranquillo, Jimmy, che l'eco di Lilith non la farà più nessuno dopo questa roba della season di Duriel, di Lord Zir. Vai tranquillo. A meno che non dicano che Lilith droppi delle cose ultra mega sgravate. E non mi sembra che l'abbiano detto, hanno parlato solo di Lord Duriel. Quindi mi sa che dovremo andare lì nella prossima stagione e fare un bel ciaone all'Elite. Cioè, per arrivare al 100, per fare l'equipe perfetto per l'Elite, ripeti per 2. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Riprova. Ma io sto appena a 380 ore, niente male, Grios. C'è un posto libero per tutti quelli che sono in chat, me lo chiedono anche prima. La gita di Diablo 4 è viva. Nel mio canale trovate il video della gilda che ho creato su Diablo 4, da lì capirete come entrare. Farebbe piacere, siamo su una quarantina di persone. Meglio siamo, più ci divertiamo, chiaramente. Loro fanno question and answer e lo faccio io incrociatamente con voi. Riccardo, meglio invece della pozione una bella birra. Quello è sempre meglio. Per gli amanti della birra sicuramente sì.
Io ho passato le 500 ore e ho trovato solo amuleti e roba utile ad altre build. Sarò sfigato io. Yes, at endgame for yes. Devi giocare con il capo Gilda, Jimmy. Devi venire in giro con me. È abbastanza notorio all'interno del nostro canale interno di Diablo 4 su Discord che io sia uno sculato incredibile, quindi ti tocca venire in giro con me. Ciao Baldrak. Ma l'inventario lo aumentano? No, hanno diminuito l'invasione delle gemme, che adesso le prendi su come i materiali e vanno direttamente nel tab materiali. Non lo hanno ampliato, l'hanno semplicemente contratto. Sì, come dice Flavio, hanno detto che una delle cose più complesse da fare, che a noi sembra assurdo una cosa del genere, però piuttosto che aumentarlo hanno deciso che le gemme vanno nei materiali. Caro il mio Baldrak, non so neanche Baldracca, come si legge? Necromante 86, Maga 72, Druido 79, Druido 72. Wow. Ti sei dato da fare, Krios. Stash search usable for legendary powers and affixes. Ciao Jimmy. Yes, you can search through those. Ciao Jimmy, buona cena. Just be, searching through the box ciao ciao. Like that because we do have Stammi bene, amico mio. Look that up. Buongiorno, verrò a tagliare i capelli da te. Nelix87 says, are there any plans to give clans some love? Sarà un giorno glorioso. Very limited. Clan leaders and their officers has very minimal tools to track anything related to the clan. Are there like maybe plans for like stashes? Facciamo question and answer col tratto noi. Non ci va di sentire loro. Parliamo tra di noi. We'd love to add more social options and in particular clan management tools. More cool things, per gli aspetti leggendari invece, gli aspetti leggendari, caro il mio Moris Bao, hanno detto che subiranno dei cambiamenti, come li abbiamo visti nella stagione 1 e in Vaniglia. Andranno a subire dei piccoli cambiamenti. Non sappiamo come, ma all'uscita della season saranno o pimpati o nerfati o sensibilmente cambiati. Questo è quello che ho capito. Penso che se ne parlerà comunque nella community chat, nel campfire chat del 10 ottobre. Vichingo, c'è tutta la mia gilda dentro, tutta birra, grande gilda. Quando è che siete venuti, Riccardo? Ma adesso siete venuti? O eravate già venuti? Sei un grandissimo Krios. Massimo rispetto, sei nella community giusta. Dammi retta. Ciao Rossella, ciao. Grazie di essere stata qui con noi, grazie per l'iscrizione. Spero ti divertirai con i nostri contenuti. Attiva la campanella così sarai aggiornata su quello che combino. Questi 4 guasconi. Ok? Ci vediamo alla prossima per il 10, non vedo l'ora. Un saluto a tutti, buona serata, grazie per il tuo lavoro e traduzione. Grazie a te per essere stata con noi e essere stata così gentile. Ci sentiamo molto presto, il canale è attivo, quindi mi trovi in tutte le salse. In prospettiva, su quale classe puntare in Season 2? Grazie Rossella, la campanella intendevi? Alle volte non funziona, alle volte sì. Ci vediamo presto, dai. Buona cena. Per tornare alla domanda di Baldracca, lo chiedi a me? Once Necromancer, forever Necromancer.
pretty similar. Una volta necromante, per sempre necromante. We can talk about them both together. Team Loose Leaf asks, will the 5 new bosses you target Molto farm probabilmente, be a permanent caro addition after Baldracca. season 2? Did I answer that yet? Oh, you already did. Season 2, But necromante. Anche perché Thanks, Joe. i poteri del sangue I did. I was saying I was going to combine. fanno il combo con la build sangue And del then, now I can't even necromante. find the other question, but A livello di lore, it sì. was related to, oh, here it is. Fat Devi Teppy per says, forza do you prendere il guys have any necromante plans for nella Eternal stagione Realm del sangue. content, something permanent that isn't just seasonal? Tutte le altre hanno wanna un note, qualcosa because che non Joe just va mentioned, nel tema della yes, season. Non puoi non fare il necromante. Ladder items that we were just talking about. Volevo provare will il be, tagliagole. going beyond season 2. Magari And then, nelle mie mani they fai i also buchi, will be ma part of the Eternal Realm day 1 with season 2. So even Eternal Realm characters will be able to partake in farming those specific bosses. Necromancer. In the items themselves. So Molto probabilmente. And yeah, the other side of that is just so yeah, we're going to be adding more content to the Eternal Realm beyond just these bosses. Nel frattempo Now, when we ci talk stiamo about, like, when we showed assolutamente the chart of the content types before, and, oh wow, it's already ready. cagando quello che stanno dicendo When loro. we showed these things out before, once again, as a reminder, we do see that there's a lot of space in here. Sì, assolutamente, l'avrei detto alla fine della live. Noi abbiamo un server Discord, l'ho aperto ai 500 iscritti in canale, mesi fa, dove ci raduniamo per giocare su Diablo 4. Ovviamente ci sono molti canali per giocare tutti insieme. Non si sgomita, anzi c'è molto ordine. Piacerebbe a tutti voi appassionati del brand se veniste su Discord per poi iniziare la season 2 in pompa magna, parlando, divertendoci giocando. Non so quanto ci sarò io, spero il più possibile, ma gli altri sono molto attivi sui canali vocali. Ok. Il link su Discord lo trovate in descrizione a questa live, ma anche a tutti gli altri miei contenuti, sempre nella descrizione. Trovate anche gli altri social che vi consiglio di seguire se volete, sempre. Ovviamente non c'è nessun obbligo. TikTok è il mio secondo social più usato e c'è anche Instagram per farvi sapere quando vado live, oltre a avere la programmazione della live su YouTube, che si possono programmare le live. Grazie Vichingone per la live, ci si vede il 10. Ok, ci rivediamo il 10 per la prossima Campfire Chat. Se ti piace la community, Fabio, schiaccia il pulsantone rosso e anche tu la campanella, così sarai aggiornato. Edoardo Castro e Silva, new char, new character, necromancer, obviously. Welcome Edoardo, welcome to the stream. It continues to be true. Yeah, it continues to be true. Welcome. Comunque io ho giocato la campagna col mago perché è la mia classe di default, però ho provato il negro in season 1 con la tua build se la moglie, mi sono divertito come un matto. Il capogilda sarà sempre necromante. Sarò d'aiuto a tutti i necromanti Padawan che vorranno passare al lato oscuro della forza. È vero. Un druido vampiro non si può sentire. Però un lupo mannaro vampiro, ancora peggio, una mondezza più assoluta. L'orso vampiro. Forse il tagliagole vampiro. Gli altri proprio non mi convincono. Il mago vampiro. Perfetto, mago vampiro. Però già c'è il potere del sangue dato dal tema della season e c'è il potere del sangue della build del negro. Ecco, c'è una cosa da dire. La salamoia vampirica verrà accantonata nella season 2, se deciderò di fare il necromante, ma penso proprio di sì. Punterò tutto sulla build sangue, perché è giunta l'ora non di cambiare il personaggio, ma di esplorare l'altro dei due temi che mi mancano da esplorare.
ossa don't need to e buy the game sangue. again on Steam. It's In your questo choice. caso If you prefer sangue. to play on Steam, you can't. Or sorry, let me clarify. Quindi You staremo do a need to buy the vedere. game again on Steam if you want to play it on Steam. But if you already have the game, of course, you have the option of Fema, ciao playing it Fema, on the other benvenuto platforms, in community, specifically from benvenuto that alla front. There's live. some people that prefer to purchase games on Io pensavo Steam di and giocare have it Incantatore, available magari there. puoi So fare delle they have combo that option particolari now, con l'abilità starting dei with, vampiri. Come abbiamo già Season visto 2 on qui October 17th, in when the game anteprima, becomes available. sono delle abilità vampiresche che vanno in combo con le abilità difensive del ghiaccio del mago. Soprattutto la nova, mi pare di aver visto, tu spari la nova e un potere vampirico ti fa castare dei cadaveri che vanno in avanti facendo esplodere tutto. Quindi sì, tendenzialmente anche, cioè fondamentalmente la classe arcana. Il necromante usa il sangue, quindi è proprio il perfect spot. La classe arcana anche ci starebbe bene. E quindi mago. Benvenuto in community, Fema, se ti vorrai registrare. Pulsatore rosso. Per supportare il lavorone che stiamo facendo qui in canale. And that means they need content to do, and that's something that we're spending a lot of time thinking about right now. VZAT says, can Duriel drop Sarà bello incontrarvi tutti quanti rare items or just su Discord e discutere di quello che vorremmo fare dei nostri personaggi della season 2. Come mi ha suggerito Flavia prima, joinate il server Discord. C'è una piccola community che vi sta attendendo. The unique items obviously will have a much tighter range than 75 high power swing of rare items, but and the uber uniques will always be at 920. But rare Sarà items, contenta anche Barbara, visto che è la sua classe preferita. If you want to get tighter range on rare items, then you can maybe potentially think about going and hitting nightmare dungeons of a higher high power range. Or a higher level range, because then you're going to start having the high power mid. Beh, Morris, l'abbiamo visto prima, forse sei arrivato un pochino tardi. Puoi recuperarti un pochino di live all'inizio comunque. A lot of questions about loot filters. Don't know if there's any plans or discussions regarding loot filters that you guys want to talk about. I'll just acknowledge that being able to filter your loot is part of ARPG that many players Lo sapevo, Barbara, tranquilla. Questa era perfettamente una citofonata. Citofonata perfetta. And then, let's see, there is a question from Misfit Dio, which is, will Nightmare Sigils rotate within the season, or will it be the same dungeons for the whole season? It's going to remain the same set of dungeons for the season in the current format. You know, we can talk about what rotating them more frequently would feel like. It would mean invalidating keys after a period of time. You know, or having a small. Hanno appena detto che i dungeon saranno gli stessi anche nella season 2, non cambieranno tantissimo. D'altronde, a parte quelli che introdurranno con la quest principale. Actually, you know what? I know it's a question that a lot of people are talking about, which is stash tabs. And because obviously we have changes. Te la puoi recuperare dopo, Morris, tanto sono neanche 2 orette. Ah no, in teoria sono 2 ore e 21, ma ci siamo collegati molto prima, quindi puoi saltare tutto. I don't have any announcements on additional stash tabs, but what I can say is that we've recognized that there continues to be a need, and that there will continue to be a need for more improvements to being able to store items. It's an RPG, players want to store a lot of items. And, questo è un RPG e la gente vuole conservare tanti oggetti e lui, Joe, ci ha appena detto che ci stanno lavorando notte e giorno sempre su come migliorare questo aspetto da qui anche in avanti. Season 2, Season of Blood changes or new Season of Blood mechanics are going to be coming for players on October 17th. Again, Season 1, which is Season 17 ottobre, data di uscita. October 17th. And Season 2 starts also on October 17th. All the dates and times are actually going to be listed on a blog that will be live immediately after this, this live stream. I will note that the plan is for Season 2. Vorrei provare il ROG, ma non sono in condizione, lascia stare. 17th. Gioca il mago. Pre-planned schedules or anything like that, you have that ability. Alla fine ti sei divertito col barbaro, ma non te lo sentivi tuo fino in fondo. Cavolo di frega. On October 10th
with Mr. Adam Jackson, who will be going over all the Con Adam Jackson changes, il class 10-10 class ottobre, updates, 10 as, ottobre, again, the resistance, campfire chat, tutti updates quanti that are coming insieme. in within the game, along with the damage bucket updates for vulnerable, overpower, Noi della community and e loro critical strike damage updates della that are loro coming, community. plus unique item Blizzardoni. updates that we are going to be covering off. Of course, we'll have a Andremo più sul Q&A tecnico associated al with that. 10-10. So there's a lot to talk about on the 10th as well. C'è molto di cui parlare il 10. Having patch notes available on the 10th immediately after that stream, so people can read through what is currently 41 pages of patch notes for people to kind of sort through and read through all the changes that will be coming within the game. But yeah. Dopo penso, non ho capito se dopo questa live o dopo il 10 ci sarà una patch note molto lunga da leggere per rileggere tutto quello che abbiamo appreso. Ripetiamo che Diablo 4 sta arrivando su Steam in tempo per la stagione 2, quindi a brevissimo. Molta più gente dentro, molte più polemiche. Diablo 4 team here at Blizzard. Appreciate you guys joining in, and we'll see you next week for the October 10th stream. Have a good one. Ci vediamo il 10, stanno salutando tutti quanti. Grazie per aver visto la live. Ok. Wow. Ci siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo. Allora, se le domande sono finite e non ci sono altre cose su cui discutere, io andrei a cena. Perché sono abbastanza provato. Il mio cervello è abbastanza provato. Allora, ringraziamenti a tutti voi che siete stati qui e che state qui ancora. Vi invito a seguire le mie pagine social su TikTok, Instagram, soprattutto a seguire la community iscrivendovi qui su YouTube, che è dove avviene tutta la magia, ok? Cambiamo scena. Dove avviene tutta la magia, dove vengono tutte le cose belle che ci sono davanti a noi, soprattutto per Diablo 4. Noi appassionati dobbiamo stare insieme, appassionati di un certo livello, direi, persone a cui tengono veramente il gioco, che non la buttano sempre per forza in polemica, anche se di polemiche ce ne possono essere tante. Ci sono tante cose di cui parlare di Diablo 4 che non funzionano, ma non è il tempo, né il modo, né il format giusto per parlarne. Ne parlerò in un altro momento, in un mio video sul canale, quindi tenete d'occhio il main content. Nel frattempo il canale è anche molto attivo in termini di live, soprattutto in questo periodo. Ho appena finito Starfield, che è stato un gioco veramente immenso per me, ma non è finito ancora. Siamo arrivati alla fine, ma alla fine è anche l'inizio di un qualcosa di più bello. Quindi abbiamo portato questo esperimento narrativo che magari vi può interessare. E stiamo portando anche l'Eyes of P, perché ricordo sempre, è vero che questo è un canale che parla tanto di Diablo 4, ma ci sono anche tanti altri titoli, tanti altri generi che io amo molto profondamente e che piano piano voglio continuare soprattutto a giocare con voi in live e soprattutto dare un senso a livello di gioco di ruolo a tutto quello che faccio sui miei social. Quindi tutto ciò che è gioco di ruolo, action RPG, RPG puro, action GDR, l'ho detto, mi ripeto, sono tutte cose che troverete qui dentro. Io sono il Vichingone, grazie di essere stati qui con noi. Vi ringrazio per le iscrizioni al canale, per avermi supportato.
Noi ci vediamo ad un prossimo titolo, un prossimo video, prossima live, prossimo contenuto su queste pagine e anche su quelle altre. Vi leggo un attimo prima di congedarmi. Ciao gentlemen, ti ringrazio, sei stato bravo, grazie a voi che mi avete seguito. Raccogliere l'attenzione delle persone appassionate non è molto semplice nowadays. Raga, ci vediamo il 10, assolutamente Krios, assolutamente sì. Grazie Vichingone, ciao a tutti, see you around, ciao Barbara, ciao Drago. Vado a giocare, devo fare l'87 con il necro. Ciao Joe, grazie a tutti veramente, di cuore. Ci vediamo veramente molto, molto presto. Ok? Buona serata. E ricordatevi sempre Atalantar. Sempre Atalantar. Ciao Ricky. Ciao Maurice. Ok, ce l'abbiamo fatta arrivare fino alla fine, dai. Man.